Allora, come al solito controlliamo se l'audio è a posto. Perfetto, non so quanto sia a posto però la camera perché sto provando ad andare di luce naturale visto che c'è ancora il sole. Ho messo anche la tenda perché sennò viene troppa luce. Poi tanto comunque verso le 7 immagino dovrò mettere la luce qua della camera. Signore e signori non solo, buon pomeriggio, buon venerdì e ancora oggi con Kirby and the Forgotten Land. Faccio il cambio di sorgente e incominciamo. Quindi, la scorsa volta abbiamo fatto il mondo del circo, quello del parco divertimento, e abbiamo anche iniziato a fare qua Orto Nevoso, il mondo che letteralmente è un orto nevoso. Scusate, ma se il nome descrive bene, chi sono io per andare contro questa descrizione? Off screen ho semplicemente trovato i Waddle Dee che mancavano sia nell'Osi Voce d'Oceano che nell'Imaginary Meraviglia, ma anche in effetti un po' per almeno il primo e il secondo livello, anche se mi manca ancora un Waddle Dee, però lo faremo un'altra volta. Quindi adesso invece, un attimo che bevo anche un po' d'acqua perché ricordiamoci che l'acqua va sempre bene. Quanto volume che sta buttando tra l'altro il gioco in questo momento. In effetti avevo anche alto il volume qua allo schermo, 42, anzi 46. Bene, direi di iniziare con acque tempestose e vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Tra l'altro vediamo qua che stiamo anche per certi versi un po' addobbati come si deve perché il vestito qua dell'abilità della spada medio è un po' pesante di suo. Olla. Ah, e non soltanto quindi abbiamo la neve e il ghiaccio, ma abbiamo anche il fatto che è tutto sommerso. Benissimo, giustamente, distruzione, devastazione. E abbiamo anche per il vento, con queste simpatiche ringhiere che ci aiutano. Aio! E spinge anche molto il vento, eh. Qua, calma. E beh, giustamente. Ah, da qua dall'altra parte. Ok, un attimo. Vai, Kirby. Ok. Sai che c'è quasi quasi. Con tutto questo ghiaccio è meglio avere un po'. È meglio avere un pochino qua di fuoco. Ah, che siamo un pochino caldi. Ma che... Madonna. Allora, facciamo le cose come si deve, va? Ok. Dove sei? Dove sei finito tu? Dove sei? Tra l'altro ho appena iniziato, ho già perso 2/3 di vita. Ma che è? Ma è un Kirby. Oh, ok, questo è andato. Avrei bisogno di un po'... Riusciamo a fare... Giusto, perché qui vado contro vento, però... Ok, buono, meglio, avere un po' di controllo è meglio. Un attimo di calma. Anzi, no. Giusto per vedere, c'è qualcosa qui. A questo punto facciamo così, va? Riusciamo ad andare. Sì. Oh! Il tubo grande. E si fa così. Ok. No! No, purtroppo no. Allora, visto che ci siamo, torno un secondo indietro. Me lo fai fare, me lo fai fare, me lo fai fare, me lo fai fare. Tu levati dalle balle, bravo. Tu levati dalle balle. Fammelo fare perché ho bisogno, prima di tutto, di prendere anche questo. E poi... Ah, vita. Meno male. Meno male un po' di vita. Vai, 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 su, forza. No, boccamorfo, sì. Certo che comunque Kirby impiega un po' per risucchiare qua il tubo grande. Vabbè, lo fa con ogni boccamorfo, sì. Riusciamo a saltare. Accidenti, non riesco a saltare. Di nuovo. Ok, di solito lo fa. Oh, tanto ci voleva, sì. Tanto. Povero tubo comunque che viene sempre ogni volta spiaccicato. Oh, e in effetti questo mi sa che il primo livello che ha mostrato l'abilità qui tipo Katamari, giusto? Giusto. È il primo Waddle Dee, qua 5 tra l'altro, perché le disgrazie non vengono mai da sole. Questa parte. Quindi, aspetta, non è che c'è altro tipo... No, no. Spero. Però aspetta, perché se mi dai la via qui... Vabbè, scemo! Cioè, ha fatto tutta la fatica di venirmi conto che tanto io sto andando comunque giù e poi... Scemo! Che cretino! E intanto mi becco anche un po' di gacha. Ecco, in effetti devo ancora andare a vedere abbastanza. Vai Kirby, ce la fai? Bravo Kirby.
a vedere un pochino dai distributori gacha. Non è che abbia fatto tutto, anzi non sono ancora andato a vederli, nonostante vi abbia sbloccato, se non ero, anche il secondo, quello del secondo volume. Lo farò poi off screen, a meno che non vogliate tipo gli spacchettamenti in diretta come fanno altri più di moda. Scherzi a parte, comunque sì, si fanno le live anche di spacchettamento tipo per le carte Pokémon, per FIFA Ultimate Team. No, più che altro un po' di disprezzo per il modello di FIFA Ultimate Team, ecco, diciamo così. Che è molto... va molto verso quelle che si chiamano balene, vabbè, le whales, ovvero sarebbero gli utenti che pagano un fottio. Ah, giusto che qua c'è il buco. Però qua che c'è? Vedo che qui c'è anche un'altra cosa. Avremo anche da fare con il vento. Ok, buono. Ah no, giusto, il vento, visto che c'è quel coso là da fare. E prendiamoci la bocomorfosi dell'anello, va? E poi dove cavolo siete spuntati fuori? Vabbè, non fa niente. Vediamo se riusciamo a fare anche... no, niente. Ah, però sì, però un pochino facciamo, no. Sì, lo so. Compromesso. Mangia 3 pasti in mare. No. Dove sono gli altri due? Vediamo, magari c'è... un secondo, voglio vedere, c'è qualcosina qui per caso? No, sembra essere tutto ghiacciato. Vediamo, qui, no. Qualcosa qua? No, niente. Un secondo che chiudo la porta. Eccoci. Aggiustiamoci anche qua. Dunque, andiamo un pochino di qua. Ah, secondo passo in mare. Rompiamo le barriere perché tanto siamo Kirby, non ce ne frega niente delle barriere. Tu puoi anche continuare a... non si accorge di me, ma veramente? Va bene, allora. Scemo, e siamo già 2 scemi. Ok, quindi facciamo anche qua. L'energia eolica è importante, soprattutto in questo periodo in cui bisogna andare più di rinnovabili. Almeno nel medio-lungo termine soprattutto. Certo che è brutto comunque che servono eventi catastrofici a volte per poter realizzare cose che vogliono essere realizzate tipo anni fa. Tipo ad esempio, non il fatto che bisogna mangiare anche in mare, no, perché in realtà è pericoloso. Ti viene anche, se hai l'indigestione, poi potresti anche affogare. Non Kirby, ma lasciamo stare. Più che altro il fatto che magari investire già in passato sulle rinnovabili o permettere una maggiore... come dire... ah, intanto siamo a 2, guarda lì. Una maggiore diffusione anche a livello domestico degli impianti di collegamenti alle rinnovabili avrebbe aiutato a non essere così tanto dipendenti dai russi per quanto riguarda gas. E allora ci saremmo già staccati, o quanto avremmo già iniziato a ridurre la dipendenza da tempo. Però vabbè, meglio tardi che mai, ma magari sarebbe stato meglio non aspettare una cazzo di guerra. Una deriva un po' così. Giustamente, perché Kirby tra l'altro si innova di suo, cioè... oh, scusatemi. Prende gente e la trasforma in costumi. Se non è rinnovabile questo. Un po' macabro. Quindi, non abbiamo altro qua... direi che possiamo andare. Dove sono gli altri? Perché sento ancora... ma perché ogni volta... vabbè. No. Io voglio ancora l'abilità qua Katamari. No, non me la toglie nessuno. Ma io sento comunque sempre... C'è qualcun altro? Aspetta, perché là vedo anche... ah, ecco cos'è. E non riesco però. Dimmi che posso ancora prendere l'abilità fuoco, ti prego. Dimmi che si forma qualcosa. No. Ah, bocomorfosi. Giusto. Riesco a fare, no? Riesco a saltare. Sì, meno male. No, ho bisogno del fuoco. No, ho trovato un segreto e non posso sbloccarlo. Accidenti. Un attimo, non è che magari più dietro c'è qualche nemico. Ah, forse aspetta, magari torna qualcosa, magari rispawna. Vediamo, c'è qualche...
Un risponino, un minimo, un respawn, non ti chiedo tanto. No, perché un po' che balle, nel senso che l'ho scoperto però non posso accedervi perché ho avuto la malsana no, ma non accorta idea di conservare almeno un nemico di quei due per poter avere il costume di fuoco. Che giustamente non è che l'aria scioglie il ghiaccio, è il fuoco che scioglie il ghiaccio, ma giustamente. Cioè, mi sembra anche normale. E mi sa di no. Magari è rispawnato così? Dai, è che altre volte fai che i nemici rispawnano proprio per permettere a Kirby di poter cambiare costume, dai. E dai. Questo terro, ok, l'ho fatto, ma io non voglio questo, io voglio il fuoco. Fuoco, fuoco, fuoco. Oh. E va bene allora. Farò quella parte poi. Off screen. Mannaggia però. È un po' frustrante che non possa farla adesso, visto avendola già scoperta. No! Sapete che mi ricorda a questo punto? Ma proprio a caso. Chrono Trigger, perché c'è il punto, non mi ricordo in quale momento della storia, in cui vi devono attraversare i protagonisti, quindi Chrono, Frog, eccetera, Luca, eccetera, eccetera, che devono attraversare una landa desolata e innevata con tanto ghiaccio, con tanta neve. E soprattutto tanto, tanto vento. Aspetta, qui... E qua serve... E il fuoco è là, maledizione. Non posso tornare indietro, però... Nel frattempo, comunque... Aspetta. Esatto, almeno questo lo facciamo. Facciamo come si deve adesso. No, aspetta, giusto. Ah, l'arma contro il dio della vita moderna. E quello è infatti là dietro c'era il terzo Waddle Dee. Accidenti. Quindi un secondo che devo tornare ancora più indietro. Mi sa che c'è altro. Sì, 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 c'è un'altra cosa qui. Olè. Ah, vabbè, monete. Che tra l'altro mi indicavano verso qui. Vediamo, c'è qualcos'altro che devo fare se torno indietro. Dicevo comunque sì, quel punto in cui c'era in effetti tanto vento anche là, e quindi bisognava fare attenzione a dove si andava. Ora, quel punto richiedeva dei controlli normali, o meglio, dei controlli che funzionassero. Ecco, una cosa, indovinate dove ho giocato Chrono Trigger per la prima volta? Su console? Su Super Nintendo? Vabbè sì, all'epoca giocavo principalmente a roba tipo il gioco di Topolino della Capcom, quello medievale, Super Mario World. Non giocavo agli RPG, anzi mi sa che neanche sapevo che esistessero all'epoca, ero molto piccolo veramente. Manco tipo 5-6 anni. Ah, ecco qua. Su DS? No, neanche. Quindi dove? Dov'è che avrei potuto avere la mia prima esperienza con Chrono Trigger? Su mobile! E non è tanto il fatto su mobile, ma il fatto che ci giocaio. Letteralmente il pepe in culo, volevo dire. Il fatto è che purtroppo su mobile, su un dispositivo tablet che aveva già all'epoca la terza abilità di fuoco. Ah, e questo l'ho visto già in trailer perfetto, che si vola anche. Cioè, va bene che Kirby vola, però ancora di più. Appena finiamo il livello, subito, ma subito andiamo alla città. Ecco, il problema è che era un dispositivo che col touch che non funzionava molto bene, e quindi era una... No! Vabbè, meno male che abbiamo l'altro. Dispositivo con un touch malfunzionante, quindi quel punto là, per farlo, ho impiegato secoli, perché ogni volta che procedevo per evitare il vento, poi ad un certo punto il touch non funzionava più come si deve, quindi andava male. Ben capite che è stato veramente il punto più difficile di Chrono Trigger per me, solo per il touch malfunzionante. Veramente frustrante. Ricordo di essere arrivato all'ultimo boss e di non averlo ancora fatto, però. E quel dispositivo ormai non ce l'ho più. La versione mobile un po'... non so se sia ancora disponibile quella versione su Android, perché non ho più neanche dispositivo iOS. Non so se abbia ancora il salvataggio da qualche parte, se me l'abbia conservato come account. Non so, forse ho fatto anche cambio l'account, quindi lasciamo perdere. No! Nella stanza segreta sotterranea. Aspetta! Ok. Quindi proprio tutto segretino, segretino. E meno male che c'era
il... Oh, perfetto, punto dal quale poi si può tornare indietro. Bene, bene. Tranquillo che tanto io già ce l'ho. Ok. Oh, abbiamo qua quindi con... Oh. No. Aspetta. Lasciami nominare. Ah, io... Vai, 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 vai. No, troppo tardi. Troppo tardi. Mannaggia. Bel puzzle questo. Ok. E risucchia prima. Sbrigati. Ok, meno male. Perfetto, poi ti ho giusto dentro il cannone sei andato. Bravo Kirby, bravo. E quindi qua dov'è che andiamo? Oh, meno male, all'ultimo del livello ufficiale. Perfetto. Peccato cazzarola per quello che avevo già individuato, ma purtroppo non avevo il fuoco dentro di me. Sì, poi con calma, saltate pure. Ole. Buono. Ah, così giustamente, no? Cibo. Non c'è nient'altro, a parte il gacha. Vedo una piattaforma là e io ho un sospetto. Vediamo un secondo, va? C'è qualcosa qui? No? Soltanto piattaforma sulla quale salire senza poter fare altro? Strano, mi sembra molto strano. Siamo sicuri? Non c'è nient'altro? Vabbè. Veramente, grande peccato per il fatto che non sia riuscito a fare là col fuoco. Grande peccato. Altrimenti avrei salvato anche l'ultimo. C'è qua i passi in mare, la stanza segreta sotterranea. Poi so già dove è il terzo lì. E poi qual è? Trovo una cava al sicuro dal vento. Vabbè, almeno non è soltanto uno il motivo per il quale tornerò in questo livello. Radio. Poi il Kirby elegante, il Kirby cavaliere di Ventura. Un degno copricapo. Spada scariche dei colpi con armi in entrambe le mani. Raffiche di tiri caricati. Pum pum. Molto onomatopeico. No, veramente anche altre descrizioni in effetti lo sono. Sì. Qualcuno li sa perché fanno soltanto wow wow wow. Ma non sono Waluigi, Non rubate adesso il mestiere Waluigi. Una cosa sa fare. Una parte degli sport. E ballare grazie a Dance Dance Revolution sul GameCube. Credo una delle pagine più strambe della storia di Nintendo. No, in realtà più strambe no. Nintendo ne ha altre pagine ben più folli. Però comunque particolare di suo. Anche quella. Vabbè, prima di tornare alla città dei Waddle Dee, facciamo queste challenge, anche queste qui della strada per i tesori, perché servono comunque anche quelle per avere le stelle rare. Ok, in 30 secondi. Oh, l'abilità che mi piace tanto. Con questa copri una parte di livello in maniera molto veloce. Fa tanto... paragona a Crash, giustamente. L'abilità del tornado in aria, però molto più rapida questa. Tra l'altro senza dover fare cliccare ogni volta. Sì, però... cavolo, dovevo terminare prima. Vai. No! Rifacciamo. Ho già perso tempo. Ho già perso il tempo di 30 secondi. Lo so. Perché qua solamente chiede molta precisione. Un singolo errore. Tipo anche prima qua ho sbagliato. Un singolo errore e devi rifare. Se vuoi fare entro il tempo che è necessario per poter... Accidenti. Mi sa che devo andare di... no, dovrei essere in grado di direzionare meglio, no? Perché fare interrompere in aria, poi riprendere... Non lo so. Vediamo. Sì, infatti immaginavo si può direzionare. Sì, così. Perfetto. Ah, pure. No. Dai. Niente. Questa è sfida seria. Vai. Adesso come prima, più di prima. Ok. Prendiamo il tempo bene, perché anzi la mira bene. Accidenti, non ne prendo manco uno.
Vabbè, facciamo così. Vediamo. Serve un miracolo qua, ma tanto non ci arriverò mai. Pure. Arrivederci. Ma perché vanno giù? Vabbè, tanto non arrivo, non arrivo. Si riprova. Via, 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 via. Ok. Olè. Qua devo capire bene come si fa. A meno che non mi convenga attendere, in effetti. Un attimo. Adesso. Molto meglio. Meglio attendere. Qua anche devo andare. Adesso. No, ho sbagliato un attimo. C'ero, perché ho sbagliato un attimo, un centimetro e via. Il tempismo è quello buono. E in effetti è collegato al tempismo qua quando fai la terza parte. Noto. No! Vabbè. Speriamo. Adesso. Avanti, 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 avanti. Mi raccomando, dritti. Ok. Sì. Dai che ce la facciamo. Dai, 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 che siamo in grande anticipo, anzi. Vai. Frega niente delle monete. Perfetto. Meno male. Tra l'altro con largo anticipo. 3 secondi e 82 centesimi. Molto buono. Benissimo. Ah. Questo è andato. Facciamo anche l'altro, va? Bomba a tempo. Oh, sì, la bomba a tempo, la bomba a tempo. Più che altro a questo punto, quindi 7 secondi. Giustamente, se la attivi poi non si blocca il tempo, giustamente. Anche quello del cronometro qua per fare per la sfida. Ok, quindi aspetta. No! Vabbè, però no! Ma no! Un attimo! Tra l'altro ti dà soltanto 10 secondi, giustamente. Ok. Via. Ma non riusciremo mai ad arrivare in tempo, in effetti. Perché tra l'altro qua ah, prosegue comunque un minimo. Come si fa questo? E devo attivarla dopo, non posso attivarla subito. Ho capito. Ma un attimo, aspetta, forse. Ah, posso regolare. Non c'è soltanto uno. Ok. Ok. Non ce la faccio comunque, non ce la faccio. Non mi sa neanche a completarlo. Ah, aspetta, ce n'ha 2? Ah! Adesso ho capito. Adesso ho capito. Perché in effetti l'ho provata là, ma non capivo. Ok, vediamo. Devo colpire qua. Se colpisco qui, continua. Adesso ho capito. Sì, perché ripeto, l'ho provata solamente nella zona lì delle, proprio in prossimità del fabbro. Però non sapevo che funzionasse così. Aspetta. No, accidenti, devo colpire là. Se colpisci i nemici, così alimenta. È l'anti-witch time per certi versi. Perché il witch time è che poi tra l'altro c'è anche in Kirby, perché sì. Devi evitare i nemici e si attiva il rallenti del tempo. Qua invece se li colpisci si alimenta il rallenti. No? Avanti. Kirby. Meno male. Meno male che ti colpisco un'altra volta. Fa niente, fa niente, fa niente. Anche qui. Riusciamo ad arrivare però. Perché non lo so. Ok. Arriva la bomba su bomba. Ok. Ok. Forse ce la facciamo, Ce la facciamo, sì. Beh, bello sapere che funziona in questo modo allora la bomba. Allora non può farsi veramente il livello continuamente senza mai che il tempo passi. Perché se basta colpire i nemici, a meno che non sia una landa vuota, allora lì sei fregato. Ok, possiamo tornare indietro. Possiamo tornare alla città dei Waddle Dee.
E anche questa è andata. Sì. Beviamo anche tanta acqua oggi. E che? Oh! La pesca! È arrivata la pesca! Ok, facciamo anche questo dato che ci siamo. Facciamo anche la pesca, ragazzi. E beh, una delle parti che ha più colpito per certi versi dei trailer di Kirby, la pesca. I pesci grossi. Poi abbiamo anche... Ah, per avere poi anche i potenziamenti per il livello. Giustamente. Dovremmo anche andare però a potenziare subito, potenziamento subito, immediato. Ok. Amico bello, Fabbro mio, come va? Tutto bene da una settimana che non ci si vede, eh? C'è una novità! Ho appena aggiunto l'abilità sonno. Spero che ti piaccia. Non servono cazzo, però, a meno che anche in questo caso non abbia ancora capito la vera portata, come è successo per la bomba. Oh, è il progetto per l'abilità fuoco di Drago? Dammelo, ti prego, voglio usarlo. Bene, fammi preparare gli attrezzi e poi potremo iniziare con l'evoluzione. E poi perché faccio Waddle Dee? Cioè, i Waddle sono... Oh, questo qua, visto che Fabbro, stereotipi a palla. Scusa per l'attesa. Ora l'abilità fuoco può evolvere in fuoco di Drago. E poi, un po' alla voce anche non è che faccia benissimo. Perché deve andare... Però... per fare i pagliacci, per l'entertainment. Quindi vediamo, giustamente 3, potenza 3,5 alla faccia, eh sì, rapidità 2,5 e poi si può anche volare. Subito, facciamo evolvere subito. E la utilizzo anche immediatamente per il livello successivo. Fuoco di Drago! Bella lì. Quindi, scusa un secondo. Oh. Questa è quella che in questo momento per adesso Elfelin. Ah, pensavo che si potesse fare di più. A meno che, e di nuovo anche in questo caso, devo provarla sul campo. Quanto sono belli i Waddle Dee. Ah, giusto, prima di andare. Waddle Dee erudito. Scusasmi, quanti sono i Waddle Dee salvati in questo momento? Perché sono curioso. Saremo oltre 100 milioni, ma di più anche. Ah, grazie, prego. Sono bravo, lo so. No, dai, scherzo a parte. Quindi, battuto 429 a uffi. Sti nomi. Se non sbaglio, in inglese è a woof, giustamente. 330 milioni. Allora, avevo controllato lo scorso sabato ed erano 48 al lancio proprio. Poi 96 erano l'inizio della settimana. Beh, sono esplosi. 330 milioni, beh, gente che l'ha comprata e che ci sta giocando di più, giustamente. Ah, abbiamo anche i risucchi. Ok, questo non sapevo che ci fosse anche la statistica dei risucchi. Va bene. 371 milioni di tag vor da dover utilizzare. Per adesso no. Perché Waddle Dee knows. Allora, proviamo un po' la pesca e poi andiamo avanti con i livelli. Tra l'altro Kirby che subito ha già il cappello. È pronto, è nato pronto per la pesca. Ha già il cappellino. Tra l'altro guardate anche lo... Ah, eccolo qua. Alla vostra sinistra il Kirby delle copertine americane di giochi di Kirby. Ecco qua tutti incazzati. Ok, quando un pesce a bocca appariranno dei pulsanti. Premi il pulsante giusto più veloce che puoi per non perderlo. Se prendi molti pesci di seguito, alla fine ne boccherai uno grande. Minchia, il Big Boy. Premi velocemente i pulsanti e batti il record. Bene. Vamos. Tra l'altro è il film che guarda. Voglio pescare anche io. E il primo... Lo Small Boy è tenero. Dai, ributtalo in acqua su... Ma come? L'ha trasformato in moneta? No! Ma povero! Lo sapevo, B. Ai. Veramente proprio molto serio Kirby comunque, 497. Questo è il Medium Boy. E monete. Non so come considerare il fatto che i pesci vengano sacrificati per il denaro. Che poi in realtà succede anche nel mondo reale, però. Solo che c'è anche l'atto del consumo. Questo è il... Big Boy. Bello grande, infatti anche la moneta bella grande.
Via. A. X. B. X. E questo è il Giant Boy. Madonna. Abbiamo altro? Sì, vediamo se c'è anche quello successivo. Il... E cos'è? Una balena? Vediamo. E siamo là. Più grande, però siamo comunque lì. Va bene, stop. Direi basta così. Ok. Direi che possiamo tornare ad esplorare i vari mondi. Tra l'altro mi sa che ci manca un altro livello di Autonevoso e poi andiamo proprio per il boss qua, che credo che sia Dedede, perché se questa mi sembra la zona dove nel si era visto Dedede che si combatteva. Perciò qua battaglia sul ponte ghiacciato, a meno che non sia già qui, perché già il livello che si chiama battaglia mi fa intuire che c'è qualcosa, non è soltanto livello normale, però vabbè. In effetti vediamo, ho fatto qua. A posto, si va alla battaglia. Un po' a tema visto il periodo, però un po' troppo a tema. Beh, siamo bentornati a Londra, perché questo è... Ah, giusto, questo è London Bridge. Bella questa visuale comunque per entrare nel livello. Fa molta atmosfera. E questa musica anche... Spiace. Ok, vediamo quanto può volare in effetti. Se c'è un qualcosa... Ah, sì che posso cambiare allora, sì. Sì che posso direzionare. Aio. La musica è bellissima, tutto questo... Tra l'altro quanto è potente comunque che... Madonna santa, l'ho devastato in 30 secondi. Mamma mia, no, io continuo... No, mi sa che se mi dà... Purtroppo devo abbandonare. No. Niente, che abbandono, no. Datemi ancora il fuoco così, che è devastante letteralmente. Ah, gli incubi! No, io vado a sinistra. Che c'è a sinistra comunque? E c'è il tesoro della regina ovviamente. Ah, devo andare per forza di cose con... Ah. Peccato. Mi dispiace fuoco, però è il gioco che me lo comanda. Quindi... Va meno male. Tornerò da te un giorno, te lo giuro. Mio caro fuoco. Tra l'altro sì, si può direzionare per bene il volo. A proposito di volo, tutte e tre, così imparano. Arrivo. Stavolta ti ho notato, stavolta mi dispiace, ma non mi freghi, ti ho notato. Se ce ne saranno tre? Ah, no, 4. Apriamo. E Kirby che esulta nonostante abbia un cono in bocca. Ok, quindi vediamo qua. Spelliamo ed espelliamo, va. Guarda, te ho rinunciato al fuoco del drago. Però almeno, cioè, lo dico a Wado di poveraccio che stava tutto... Era prigioniero e gli devo dire, no, guarda, a causa tua ho rinunciato al fuoco del drago. Me la pagherai, ma povero, ma no. Tornatene in città e basta. Ah, in effetti battaglia sì. Oh, aspetta, vabbè, questo vuol dire che... Madonna. Che adesso mi si sblocca anche l'abilità di Cignerina. Sì, la ottengo nel livello... Olè. No, perché era nell'animazione così. Per questo che ho fatto meno danni di quanto avrei potuto. No. Accidenti. Via. Ok, a posto. Peccato per i danni. Pochi, però. Ho già affrontato altre challenge supplementari dei boss che richiedevano in effetti di non subire danni. Non vorrei che ci fosse anche questa missione segreta all'interno del livello. Intanto denaro. Piatto di uova 2. Come me ne mangio in effetti? 2 uova, non 1. Non una. Non sto scherzando, No! Aspetta, Kirby! Aspetta! Tu te ne vai. Ho detto che tu te ne vai. Bello, l'ho cacciato con il getto poi di rinvio. Di quello dietro. Ok. Quanti danni che faccio anche con
l'abilità del vento così. Così si impara con un po' di Witch Time. Ole, anda. Perché in effetti se mi lanci le cose con questa abilità è anche colpa tua. Il martello, da quanto tempo non utilizzo il martello in effetti? Vediamo. Spiace, anche se giocatelo. Qui si può andare? Ah, sì. E si sblocca un'altra via laterale. Grazie per le monete. Sì, ma scusate, era partito con il pianoforte e adesso sta andando con la chitarra. Anche forte, non è che anche qui è musica dinamica. Lo dovrò rifare? No, mi sa di no. Non è come il livello Super Mario 3D World, quello del circo. Però bella comunque la musica. Sarà a tempo. Sarà a tempo? Sì che ha tempo, ovviamente che ha tempo. Vai. E tra l'altro abbiamo anche la macchina. E beh, giustamente bisogna andare veloci. No, Kirby, cosa fai? No, cosa faccio io semmai? Riusciamo ad andare? Sì, per un niente. Per un niente andiamo. Olè, fatto. Mi sono perso un Waddle Dee. Di nuovo. Però stavolta non so dove sia. Non so dove fosse, in effetti. Ma posso tornare indietro, giusto? Non dico qua, dico nel livello. Giusto per capire dove dovrebbe essere. Perché magari, allora vediamo, vabbè, qua non c'è nient'altro. Però a questo punto voglio capire, dov'è il secondo Waddle Dee? Vabbè, andare nel ghiaccio mi aiuterà. A meno che non sia nel ghiaccio. No, qua no comunque. Torniamo indietro, usciamo e vediamo un pochino dov'è il Waddle Dee. Perché... dove cavolo è? Almeno un attimo fatemi vedere. Visto che qua in effetti è un livello abbastanza lineare. Cioè, la base è molto lineare di altri livelli, però è particolare di suo. Ok. Quindi, giusto per essere sicuri, il primo Waddle Dee l'ho trovato. Era qua, giusto? Destra. Perché non sono andato qua prima? Ho completamente ignorato. E grazie al cavolo. Oh, cigno, 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 cigno bello, cigno bello. Ok. Però mi sa che adesso arriva anche... Ah, è... Ah, il distributore. Ok. Fammi vedere un po', va? Sbrigati. Ok. E siamo al secondo Waddle Dee, perfetto. Recuperato anche questo. Perfetto, buono. Vediamo, c'è qualcos'altro magari. Oh, perché c'è questo qua? Aspetta. Eccolo qua, ti ho trovato bene, ti ho trovato. Sapevo che c'era un altro di questi manifesti nella zona del Waddle Dee. Me lo sentivo. Vediamo, altro qua. Bello questo livello comunque. Lo sto gradendo. Un bel po'. Poi anche la musica. Ci va giù pesante questo livello con l'accompagnamento musicale. Eh beh, è battaglia. Quindi vediamo, possiamo andare di qua. Ah, fuoco! Fuoco, 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 fuoco. Allora, perdonami. Sacrificio per avere il fuoco del drago. Io scherzavo con la storia delle Waddle Dee nel ghiaccio. Ma voi veramente l'avete fatto? Ma posso scendere così? Sì, posso scendere così. Oh no, wow. Ok, questo non me l'aspettavo proprio. Risali, sali qui, bravo. Sali. Bravo, che non subisci neanche il colpo là. E poi c'è l'ultima parte, giustamente. Lì a lato, l'ho già notata. Bene. Ultima boss fa... Perché mi hai tolto l'abilità, scusa? No, aspetta. Ah, doppio! Aio! Aspetta. Così si impara. E uno. E due. Che poi continua anche la fiamma,
No. No, 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 no. Così si impara. Uno. Ok. Aio. Vabbè, meno male che c'è la fiamma poi che continua, perché... Arrivederci. Ok. Buono. E altro progetto, questo qui è per il ghiaccio d'Adopagos. Ah, l'evoluzione finale del ghiaccio, perfetto. Torniamo quindi poi dopo alla città per quello. Ma prima, perché ti ho visto, sai? E immaginavo ghiaccio. Questa volta non è. Questa volta evito di fare cavolate. Quindi altra zona con... Ok, tu vai via. Anche vedo... Ah, tra l'altro ho fatto bene senza saperlo. Il tubo subito, il tubo. Vai. Ottimo. Buono. E siamo a 4 a posto. I poster li abbiamo fatti. Tutti i Waddle Dee anche. Manca una delle missioni secondarie. Mi sa, credo. No. 2. Vabbè, i Waddle li abbiamo salvati, quelli regolari e anche quelli misteriosi. Vabbè, quelli regolari adesso li salviamo. Però quali saranno quindi le missioni? Sarà una roba tipo, immagino, non subire danni contro i boss, tipo gacha. Tra l'altro questo della collezione seconda. Vediamo, c'è qualcosa dietro? No. Pattiniamo verso l'altra parte anche? No. Vabbè, vediamo. Interessante, perché questo qui è un livello lineare. Quindi, ripeto, mi domando quali siano le altre missioni. Ok, i poster li abbiamo trovati. Sarà, vediamo. Ecco, almeno uno dei boss senza subire danni. Forse anche un altro senza subire danni. Ok. Oh, il tarta edificio che in realtà abbiamo già come gacha. L'auto da corsa. Ok, ho ricontrollato perché non si sa mai. Benissimo. Allora, giusto, prima facciamo i livelli per i tesori e poi alla città di Waddle Dee. Vabbè, 23. In effetti comunque... ah, vabbè, ma sono per mondo, sì, giusto. 23 sono tipo che devi trovare 6. Un re bestiale sorprendente, sì, cioè, lo sappiamo, è Waddle Dee. Vedo anche la papalina. Lo si vede in effetti, cioè guardate, scusate. C'è anche la papalina enorme che spunta, che è di Waddle Dee. Chi altri ce l'ha? Gente che dorme, ma a parte quello. Tesoro ghiaccio? Sì, sì, hai ragione Elfilin, ma prima. Tra l'altro povero Elfilin. Perché già nella demo si vedeva che veniva catturato dopo questa boss fight. Quindi, purtroppo sappiamo già il suo destino fino ad ora. È un po' un problema. Pattinaggio veloce, vai. Ecco, il pattinaggio veloce, perché io l'ho visto fare tipo a Ceres Fauna, ma non so... Ah, no. Vabbè, scemo io anche. Tipo, avevo visto Ceres Fauna, se non sbaglio, di Hololive riuscire a pattinare velocemente, ma io non riesco ancora a farlo. Beh, qua c'è il vento. No, aspetta. C'è un comando che mi sfugge, perché... Vediamo. Ok, no. Come si fa a pattinare velocemente allora? Qual è il quali sono i tasti? Un secondo. Sto provando a capire. Ah, ecco, con B, scemo io. Devo tenere premuto oppure premere costantemente? No. Costantemente, non lo so, anche per cadere. Ok, cioè, ripetutamente volevo dire. Adesso sì, adesso ci siamo. Un po' lento però, mi aspettavo più veloce. Ok. Vabbè. Ok, vediamo se riusciamo a fare nonostante l'inizio. Ah, io. Fa niente.
preciso qua, eh. Vediamo, dovrebbe essere a 45, credo, no? Ah, io. Si rifà. Ho detto che si rifà. Ok. Ulla. Ok. Prima parte andata. Buono. Buono, buono, buonissimo. Anche questo. Tutto per adesso perfetto. Quasi. Che cavolo. Perché ho parlato? Quanto ho ancora? 10 secondi. Ce la facciamo, ce la facciamo, ce la facciamo. Non ce la facciamo, mi sa. Di poco, però. No, forse ce la facciamo. Ce la fa! Allora, in realtà ce l'abbiamo fatta per 1 secondo e passa. Però potevo farcela con molto più margine. Ok, buonissimo anche questo, buonissimo. Ripeto, queste sfide sono veramente belle. No, in realtà, comunque, visto che siamo già al quarto mondo, il gioco è facile, però è molto, molto, molto gradevole, con tanta inventiva. Mi dire veramente tanta inventiva. Waddle Dee. Visto che siamo in un momento di relax, parliamo un secondo delle news della settimana, a livello almeno di gaming, non parliamo sì, a livello di gaming. Prima di tutto, finalmente Sony ha annunciato quello che veniva chiamato come progetto Spartacus, perché Sony non è mai una che si risparmia i nomi epici, per il PlayStation Plus. Quindi i dettagli quali sono? Me li sono anche segnati giustamente. Quindi da giugno, con un rollout che sarà graduale, quindi prima Asia e poi comunque nei giorni successivi, comunque tutto entro giugno per la maggior parte dei paesi, avremo che il PlayStation Plus attuale rimane così com'è e diventa il tier Essential. Poi avremo l'Extra, che permetterà di avere tutti i benefici dell'Essential, nonché l'accesso a 400 giochi tra 400 giochi di PS4 e PS5 disponibili per gli utenti, non al day one. Ovvero nel senso che, ad esempio, hanno già detto che saranno disponibili robe tipo Returnal, Miles Morales, Ratchet Clank se non sbaglio, credo. Quindi vediamo un pochino. Ghiaccio. Ah, in realtà per il ghiaccio ancora dovevo fare una singola evoluzione. Ah, va bene. Va bene, ok. Quindi dicevo, per l'appunto, non al day one, però sono resi disponibili poi successivamente. E questo tier viene, questo livello della sottoscrizione viene 13,99 al mese, 39,99 ogni 3 mesi e 99,99 all'anno. Poi c'è anche il livello premium, che permette non solo di avere tutti i benefici dell'Essential e dell'Extra, ma anche quelli relativi all'accesso ai contenuti classic, ovvero PSP, PS1, PS2, PSP nativamente su PS4 e PS5, perché sì, l'abbonamento qua del Plus vale anche su PS4, quindi continuerà a durare anche PS4 per un po'. Andiamo avanti. E poi anche PS3, però PS3, visto che il cell cazzo letteralmente a livello di hardware e quindi rende l'emulazione una perita nel di dietro, cloud, cioè tra l'altro ho visto anche dei meme tipo Sony, l'emulazione in PS3 è complicata, ma poi tipo Brother in Christ, you made the console! È un meme che è spuntato Brother in Christ, eccetera, eccetera, che è spuntato, non so neanche io l'origine, perché certi meme letteralmente spuntano così a caso, nessuno sa l'origine, ma nessuno sa dove vadano a finire. Tra l'altro questa è l'Accademia di Raya Lucaria di Elden Ring, chiaramente lei, quindi siamo chiaramente ad Hogwarts. Senza però transfobia. E veramente Raya Lucaria, da quello che dai piccoli scampoli che ho visto altrove, non i miei però. E questo tier invece, tornando al discorso del PlayStation Plus, viene, intanto vediamo c'è anche un po' di vita, non ce n'era bisogno, viene 17,99 al mese, 16,99 anzi scusate, qua in Europa al mese, 49,99 ogni 3 mesi e 119,99 ogni anno. Il primo commento che viene da fare è che giustamente, anzi ovviamente, fuoco, non giustamente fuoco, nel senso giustamente il confronto viene fatto col Plus. Scusa, vuol dire con il Game Pass.
con Phil Spencer e compagnia bella. Però, allora, c'è da dire questo. Non credo che Sony, che neanche Sony faccia confronti con il Game Pass. Cioè, non credo che lo veda in competizione col Game Pass in ogni caso. Ma alla faccia delle gabbie qua. Mi sa che comunque continuerò dopo la boss fight a fare questo discorso. Quindi tenetelo lì. Tenetelo là perché poi ci ritorniamo. Perché come vabbè, Dedede. Tra l'altro un Dedede rinnovato, che c'è anche questa gag strana che continua con Dedede, che cambia aspetto da un gioco all'altro, quasi. E non si capisce il perché. Cioè, c'è tipo Antitude, youtuber americano, che è per l'appunto fan di Kirby, che non capisce perché è abbastanza perplesso da questa cosa che Dedede continua a cambiare aspetto. Riusciamo a fare senza subire danni, però? Voglio fare... Vabbè, niente Witch Time, però... No! Mamma mia. Ah, posso fare anche in sequenza... ciao, arrivederci al niente danni, purtroppo. Vediamo se riusciamo a fare, però... Oh! Così si impara. Dai, anche da sopra. Occhio. Dov'è? Eccolo! Ok, perfetto. Ancora. Lasciamo fare entro un minuto e mezzo, perché alcuni boss fight ti chiedono anche di completare entro un certo lasso di tempo. Ah, bene! Vedo che è rimasta l'esperienza muscolare di Star Allies. Madonna! Con quanta forza! Questa mossa però è figa. Tanto sta masticando qualcosa. Aio. Almeno uno lo faccio di Witch Time. Ciao. Ci vediamo, Dedede. Ci vediamo. Però adesso ti prendi anche Elfelin, lo so. Cioè, le hanno fatto il collo grasso. O meglio, hanno reso una cosa unica collo e testa. Vediamo in un minuto e mezzo. Guarda un po' come ti prevedo. Granata a ricerca, quindi per la granata. Perfetto. Altro oggetto da prendere. C'è qualcos'altro? C'era di sicuro roba tipo completa senza subire danno. Mannaggia. Beh? Dedede, non si fanno le puzze, anche da sconfitti. Dedede, che scortese. Riposa e basta, no? Ecco appunto, rilassati che tanto adesso ti prendi Elfelin. Quindi vediamo, l'altra sarà roba tipo... tra l'altro si rialza. Giustamente si rialza nella... No, non mi dire che lo prende nella schermata. Ah! No, ma è bellissimo! Nella schermata di esultanza abbiamo Dedede che si prende... adesso ti prendo, ora ti prendo. Ok, questa è bellissima. Va bene, inghiottirgli il mantello di Dedede, giustamente per fargli pagare il fatto che sta per prendere Elfrin nella schermata, giustamente. Oh, almeno le cose da cartone sfruttiamole, no? È bellissimo questa cosa. No, il bello è che si è alzato tranquillamente così. Dopo aver fatto le pulsi anche. Ha preso una gabbia che non c'era, perché ce l'aveva in tasca, no? E poi... Ehi, Kirby, cioè, voltati. Vado di... Voltati. Anzi, Elfelin! Scusa, voltati un secondo, ti prego. Voltati, c'è una gabbia dietro che sta per... Elfelin! Vabbè. Dobbiamo premere il tasto A? Dobbiamo? Perché... Appena premo il tasto A, nella gabbia. Vabbè, prendiamolo. È bellissima! È bellissima! Questa cosa è bellissima. Povero Elflin, però. Lo chiama Kirby. Tra l'altro un Kirby che si è visto nei vari Twitter di Nintendo of Europe. Che vabbè, parlare no, ma più versi del solito comunque. Beh, è un po' triste perché Dedede ce l'ha fatta. Ci ha fregato. Ah, abbiamo un'altra di queste prima di andare avanti allora. Prima di sbloccare. Beh, lontano,
questo è... Ah, il deserto, nulla... Beh, in effetti se non c'è nulla... Ma in realtà vedo delle cose, non è che non c'è nulla. Sì. Il deserto all'origine della vita. Ah, bene, andiamo di... Un attimo che torniamo indietro. Ma tra l'altro mi sa che c'è un bel po' da fare ancora, perché... Là mi sa che bisogna andare anche avanti. Isola proibita. Prima di andare avanti, facciamo anche questa qui, va? Tesoro morfo... sarà percorso. Vabbè. Continuo quello che stavo dicendo prima sul nuovo PlayStation Plus. Non è una brutta idea. Diciamo una cosa, non è una brutta idea, perché comunque sia... Tecnicamente il Plus che inizierà da giugno è una fusione del Plus e del PlayStation Now. Sì, esisteva anche il Now, che tra l'altro ho scoperto anch'io di recente che non era soltanto in streaming. Figuratevi come lo stiamo promuovendo. Sì, in effetti Sony ha smesso di promuoverlo da tanto tempo. Accidenti di poco. E quindi giustamente li mettono assieme e aggiungono altri benefit. Quindi la retrocompatibilità, o meglio comunque l'arrivo di titoli classici. Il che può essere una cosa buona, perché tra PS1, PS2 e anche PSP c'è tanto materiale da cui attingere. PS1 e PS2 ne parliamo neanche. Veramente di tanti classici che molti vorrebbero giocare anche su PS4 e PS5. Sperando che l'emulazione non sia come quella del PlayStation Classic, che per chi non lo sapesse hanno preso un emulatore freeware e non l'hanno adattato molto bene. Cioè non è tanto il fatto di prendere un freeware e di usarlo, ma che è il fatto che comunque non hanno fatto il lavoro necessario per adattare, con tanto di giochi che avevano cali di frame con l'emulatore di un prodotto Sony. È molto peggio di quello che si è devo saltare. Di quello che si sta vedendo con Nintendo Switch Online per il 64. Molto peggio. Poi anche 50 Hz se non sbaglio, vari titoli, una roba, credo, se non sbaglio. Comunque è un lavoro subottimale. E ripeto, più di quanto fatto da Nintendo con Nintendo Switch Online per il Nintendo 64. Con tutto che Ocarina of Time era il titolo che al lancio era quello che aveva più difetti, che stanno venendo anche aggiustati, però rimangono comunque difetti iniziali. Però in ogni caso potevo saltare. Però comunque di base avere questa possibilità di poter giocare titoli vecchi su PS4 e PS5 è una cosa molto buona. È una... Finalmente, tra l'altro, che... Oh, Jimmy Ryan in passato diceva no, vabbè, ma la retrocompatibilità non è importante. Ecco, mo invece dice però comunque se ci sono questi nostri giocatori che giocano da più di 20 anni, quindi dare loro anche l'accesso a titoli vecchi. E dillo, Jim, che questo di denaro, cioè... Va bene, però non cambiare opinioni in maniera così straradicale. Almeno fai come già detto per quanto riguarda i titoli Day One, che in effetti, cosa è che ha detto Jim Ryan per i titoli Day One? Non ci sarà il momento per il Plus, perché comunque Jim ritiene che non vadano bene per il circolo virtuoso, come l'ha chiamato lui, su cui si basa Sony. E comunque non è che abbia tutto questo torto, nel senso che perché è nato il Game Pass? Perché i titoli Microsoft ormai stavano vedendo grossi cali a livello di vendite, quindi per rimigolirli, comunque per dare la differenziazione di offerte, per differenziare l'offerta, visto che se non puoi giocare allo stesso gioco degli altri, o se perdi così tanto, allora gioca un altro gioco. E quindi hanno creato, quindi il Game Pass è sorto e hanno, diciamo, risolto il problema. Poi ce ne sono anche altri che dal Game Pass potenziali, però è un altro discorso. Al momento Sony non ha questo problema, perché comunque i suoi titoli vendono molto al Day One. Poi hanno anche vendite successive con tanti sconti, però comunque al Day One ancora hanno titoli che possono eccellenti vendere di un bel po'. Hanno ancora quella forza del brand da questo punto di vista. Però Gibran ha già messo le mani avanti dicendo che in futuro, visto che il mercato cambia rapidamente, potremmo anche andare i titoli al Day One disponibili anche sul Plus. E quello avvicinerebbe le due, e quello farebbe sì che Game Pass e Plus diventerebbero più simili. Perché in effetti il Game Pass al momento ha come plus il fatto di avere i titoli Microsoft al Day One, e non solo, cioè adesso abbiamo anche Bethesda. Poi se l'acquisizione va in porto avremo anche quelli
Activision, avere un Call of Duty al day one sul Game Pass, nonostante il brand sia in calo, è un valore aggiunto non da poco, ma anche il fatto della line-up Microsoft se ingrana perché cazzarola tra la news di Crystal Dynamics che continua per... non Crystal Dynamics, scusate, di Initiative che continua a perdere gente con Crystal Dynamics che deve supplire per Perfect Dark, su Rare che su Everwild non dà notizie da tanto tempo, e poi anche State of Decay 3 nei guai anche lui. C'è sto problema della gestione di team Microsoft che cazzarola hanno dei mezzi spaventosi, con Activision hanno dei mezzi ancora più mostruosi, però da quello che sembra purtroppo hanno un approccio troppo che lascia fare, quindi il che può essere buono, ma può essere anche cattivo, nel senso che se lasci troppo fare, allora hai team che si autogestiscono troppo, perciò abusi. Tra l'altro, a proposito, oh mio Dio, quella è un'altra... è un altro discorso un po' particolare. Ah, buono, ci ho preso sotto. Quello discorso da affrontare. Ma in effetti... accidenti. Ma quant'è il tempo? Scusate, 40 secondi. E io ho di tempo 1 minuto, credo, no? Sì. Quindi devo arrivare almeno... devo arrivare a 20 secondi che mancano, altrimenti non va bene. Quindi, tornando comunque al discorso del confronto. Beh, confronto. Ripeto, non credo che neanche Sony abbia tutta questa intenzione di confrontarsi col Game Pass. È la loro iniziativa che secondo me non è male. Tra l'altro, cosa molto particolare, è chiaro, cioè, questo l'ha detto anche Jim Ryan comunque, è chiaro che prediligano, che stiano spingendo molto per gli acquisti annuali, cioè per fare un confronto. Prendiamo il tier principio, quello essential. Viene 16,99 al mese e 119,99 all'anno. Un attimo che sto controllando se tutto va bene. Perché qua vedo che si è bloccato a schermo, qua sull'altro schermo. Un secondo, perché devo essere sicuro, perché non vorrei che ci fosse qualche problema con la live. Non voglio fare il cambio di schermo qua un'altra volta, perché sennò... quindi un secondo, giusto per essere sicuro. Chiedi un attimo di scuse. Perché alcune volte questo si blocca di suo, non c'entra la live, ma alcune volte si blocca. Ok, a posto, va bene, tutto a posto. Ero caduto? Sì. Quindi non credo che voglia nel confronto. Dicevo, Jim Ryan ha detto che 2/3 degli iscritti al Plus vanno in iscrizione annuale. Per questo motivo è chiaro che stiamo spingendo, cioè c'è una spinta importante per l'acquisizione di utenti che prendono l'abbonamento annuale. E infatti stavo dicendo, per l'appunto, al mese, ad esempio, l'Essential viene 16,99, all'anno 109,99. Diciamo che all'anno si paga al mese quasi la metà rispetto all'opzione annuale, il che è assurdo, ma non se la vede nell'ottica di provare a ridirezionare l'utenza verso l'opzione annuale. E questo perché? Mungi la vacca, mungi la vacca, mungi la vacca. Mi sembra abbastanza chiaro comunque che quello che sta cercando Sony, che comunque mi trovo d'accordo con altri che hanno espresso lo stesso parere, è quello non principalmente al momento almeno di allargare ancora di più l'utenza del Plus, perché comunque siamo tipo a 48 milioni, quindi è già abbastanza grande. E poi comunque c'è il tier comunque principale, quindi quello volevo dire essential, perciò hanno comunque l'opzione hanno comunque l'opzione più economica, ma quella più che altro di provare ad attirare più soldi dagli utenti che sono già utenti del Plus, quindi acquisizione di soldi più verticale, ovvero su singoli utenti, che orizzontale, ovvero su un numero maggiore di utenti, espansione dell'utenza. E poi diciamocelo, è lo stesso concetto dietro anche il Nintendo Switch Online, il pack di espansione, Non è che sia una cosa tanto diversa da quella. Cioè, come idea, non parlo dell'esecuzione in sé. Accidenti! Questo è un po' complicato. L'idea è quella. Sì, direi che... quindi, sì. E sarà interessante vedere... Tra l'altro non abbiamo una lista specifica di titoli PS4 e PS5 già disponibili. Che sono disponibili. Abbiamo alcuni titoli. Ho detto Miles Morales, ho detto... Returnal, anche Mortal Kombat 11 se non sbaglio.
Ho detto in inglese Eleven. Poi vedremo anche, non abbiamo la lista in effetti. È molto probabile tra l'altro che la lista... Ah, l'ho ingranato. Che la lista dei titoli di PS1, PS2, PS3 e PSP sia quella già disponibile, meno male. No! No, 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 no. Già disponibile sul Now. Riciclo, 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 perché un po' ci può stare se c'è del lavoro già dietro. Quindi bisognerà vedere per l'appunto questo. Non è una brutta idea, non è... L'esecuzione è da vedere, però non mi pare che sia un'esecuzione così malsana. Soprattutto a livello annuale, perché in effetti a livello mensile i prezzi sono un po'... capisco la logica. Però in effetti ci sono... Accidenti! Però la differenza è grande, a livello... Tra l'annuale e il mensile la differenza è grande. Però almeno c'è una logica dietro. Almeno c'è una ragione. Quindi sarà comunque interessante vedere anche i titoli come verranno distribuiti. Perché ci sarà... Immagino che ci sarà un drip feed. Non è che avremo tutto al day one. Bisogna dare dei motivi comunque all'utenza per continuare a trarla nel tempo, no? Oltre a titoli che saranno poi resi disponibili mano a mano dopo il day one. Scusate un secondo. E via. A tal proposito, c'è stato un rumor di recente, non ho letto nello specifico, però ho letto di sfuggita di Tom Warren di Windows 100, se non sbaglio, che è tra l'altro uno che dovrebbe avere solitamente ha rumor abbastanza affidabili su Microsoft, o comunque sia, diciamo che in effetti Microsoft licca di suo e poi gli altri li portano. Che è in arrivo l'opzione per famiglie del Game Pass, tipo il Nintendo Switch Online, il che è un'ottima idea. Questo perché penso di rallentare se mi incoccio contro le casse. Invece non devo comunque sfondarle e poi andare avanti. Ecco, mi domando se anche Sony alla lunga avrà l'opzione per famiglia, perché anche quella ti aiuta. E quella in effetti è un aiuto più orizzontale, perché se distribuisce il costo dello singolo abbonamento su più persone tiri più utenti per l'appunto, anche se con un singolo abbonamento. Però allarghi l'utenza di suo. Accidenti, troppo. Cioè, ci sono questi punti qua che non sono così facili. Ok. Adesso concentriamoci, poi gli altri argomenti ne parliamo dopo aver completato questo inferno. Vabbè, inferno no. Vengo da Elden Ring, questo è una cazzetta, diciamocelo. Vengo da Margit. Oh, buono. Fa un po' brutto dire che Margit è la parte più complicata di Elden Ring quando è il primo boss, però... Ok. Ecco, ho smesso di parlare dell'industria e sono riuscito ad abbatterlo. E sono riuscito a farlo. Bene. Tra l'altro per 70 centesimi. Proprio al limitissimo. E facendo quanto più perfetto potessi. Oddio, immagino che potevo migliorare nella parte centrale di salto verso l'altro nastro. Però, abbiamo fatto anche questo. E adesso, per cortesia, andiamo all'isola proibita. E beviamo anche un po'. Tra l'altro perché quello di prima si chiama il continente del Rivo non lo so, però benvenuti a Nullania dove non c'è nulla. Ma in realtà c'è. Cioè, ricordiamoci, il deserto, l'origine della vita. E già questo nome comunque fa molto altisonante. Per qualche strano motivo fa molto tanto altisonante. Tra l'altro vedo che il logo in effetti del mondo è una nave che si inabissa. No, ma bene. Vai di lore. Adesso sono curioso. Quindi, tra l'altro musica molto arabeggiante. Mi dispiace, Awuf. Anzi, Awuf, com'è che ti chiami in italiano?
Ah, perché ho capito, mi sa. Se mi dai la possibilità di prenderlo vuol dire che è importante per poi. Prendi questo. Vediamo, c'è qualcosa qua di lato? Ancora no. Fa molto crash a questo punto qui. Fa molto, tanto crash. Ah, abbiamo qua i pezzi di cristallo. Aspetta, posso andare anche... Ecco, non è più crash allora. Posso andare... non mi aspettavo però questa esplorazione così. Riusciamo a prendere... Ok. E abbiamo già un obiettivo da fare. Ok. Quindi qua abbiamo fatto un po' di cose qua, eh. Aio. Cose imparate. Di nuovo. Meno male che c'è del cibo. No, io voglio andare invece dritto. Perché mi dà la direzione comunque là? Ok. Qua, che ho visto. Ok, quindi che succede? Ah, il secondo. E in effetti abbiamo soltanto con questo 2. Via, sparisci. Quindi vediamo un secondo, vediamo. C'è altro? Mi sembra di no. Dove sono i Waddle comunque? Perché... ce ne sono 4 comunque qua. Normale, il numero normale. Vediamo. Se vado... Ah! Ti ho visto, ti ho visto. Vediamo che c'è qua. Oh, moneta, moneta, moneta. Ah! Abbiamo il grande anello! Che cavolo? Ce ne vuole contro i big boy, Perché in realtà scemo io. Però prima voglio andare dritto a questo punto, perché c'è la freccia che mi indica da questa parte. Ma io voglio vedere che c'è di qua. Palla! Perché palla? Ah, io. Mi prendono sempre... Ah, ecco qua l'altro. Perché ho detto che è un livello di Crash? Sembra più un livello di Crash to Insanity adesso. Cignerina ancora. Ma quanto rompi le balle. Tra l'altro quel nemico si è trovato nella stanza del boss per puro caso. Era normale, sto vivendo una vita tranquilla. Come il nemico normale di Kirby, invece no. È dovuto entrare qua. E va bene. Vabbè, almeno ho evitato che morisse male. Ammazzandolo prima io, madonna come sono male. Oh. Non questa volta però. Cignerina, non stavolta, accidenti. Devo stare veramente più lontano. Poi. No, non li fa due di seguito. Ok. Io. Andata. Cignerina andata come si deve. E beh, buono che abbiamo questa abilità. Adesso abbiamo di nuovo la mia bella abilità del tornado cignerino perfetto. E guarda come andiamo adesso. Cibo. Sì, però c'è un problema. Come? Ci sarà un qualcosa qua. O magari bisogna fare le altre parti e poi si sblocca perché... Ah, in effetti questa è la parte finale. Bene, adesso ho capito. È interessante, l'ho fatta per terza. Però prendiamo intanto questo, va? Non sono andato a fare... Giusto, devo andare poi per le abilità. Devo tornare poi alla città di Waddle, giusto? Beh, ci torniamo poi dopo. E adesso però, Moso Cats per tutti quanti, Moso Cats.
Ma la palla a che serve in effetti? A parte, vabbè, a parte avere la moneta, però dico. Ih! Ok, con molta calma. Ragazzi, con calma, che qua sono uno. Aspetta, dovevo prendere in effetti... Perché non l'ho preso? Vabbè che va bene anche questo, però. Vabbè, va bene anche questo. No, aspetta! Ho bisogno di un altro di quelli... Accidente, è vero, ho bisogno di un altro che se no non posso prendere. Non posso fare... Ditemi che c'è un altro di quelli che spara, perché se no non posso completare quella sottomissione. No, dai! Ce n'è un altro che spara? Ce n'è un altro? Aspetta, questo... no, è quello che ho già. Accidenti! Dovevo andare. Aspetta. C'è quello che spawna, credo, no? C'è ancora? Non c'è più, mi sa. No, è brutto perché ci sono delle missioni che posso fare, però poi, scemo io, non le riesco a fare perché ho l'abilità sbagliata. Va bene che tanto poi ci torno comunque, ho già capito, però... Vediamo, non c'è magari di qua... tra l'altro, giustamente... Prendiamolo, va? Posso fare anche così, però? No, vuole questa parte qua vuole necessariamente la boccomorfosi. Ok. E in effetti ecco l'ultima parte. Almeno questo abbiamo fatto. Ok, basta che non ci sia limite di tempo. Va bene. Però cazzarola. No, non c'è più, accidenti. Almeno questo abbiamo fatto. Almeno questa sottomissione qua l'abbiamo fatta. Sottomissione suona male, ma lo teniamo. Però che balle. Perché non posso, a meno che non riesca a fare tipo... Aspetta. Andiamo, riusciamo a fare una roba tipo un po' strana, tipo... Di raggiungerlo lo raggiungo, però. Purtroppo il problema è che... Il problema, dicevo, è che, ahimè... giustamente vuole il colpo vero, non quello da... No, andiamo indietro, che se no non prendiamo il Waddle Dee. Il problema è che vuole il colpo sparato. Vabbè, tanto era qua. Che balle, però. E mi dispiace perché devo rifare... Vabbè, tanto lo rifarò per altri motivi, però... Peccato. Il primo Waddle Dee... Ah, soltanto 3 qua. Ah. Cioè, mi sa che è uno dei livelli con il numero di Waddle Dee nascosti, vabbè, classici, più inferiore. Perché soltanto 3 è veramente pochissimo. Solitamente i livelli ne hanno 4, poi alcuni anche 5, da quello che ho visto. Bene. Speriamo di fare meglio adesso, di non mancare altri segreti per cavolate. Ecco, però sopravvivere sarebbe anche una cosa molto buona. Ole. Me ne avete anche qua, Witch Time. Ah, no! Però tanto... Ah, aspetta, ma ho capito. Un attimo. Stavolta non mi freghi. Riusciamo a fare tipo... No. Ok. E vai di difesa, che non mi fanno niente. Dove sta il cono? Ah no, questo. No, aspetta. Ah, ok. Fermati. Quindi un attimo che vediamo meglio come dobbiamo fare. Perché quindi ci sarà tipo che devo saltare qua. Tanto rimuovo la polvere da qui. Abbiamo gancia e monete. Poi anche da lì a questo punto si blocca, no? Esattamente. Aio. Ci sono.
E siamo a 2 Waddle di nascosti. Vediamo, riusciamo a fare... Sì, saltiamo, salta Sipalight! Come prima. Paro. Però non per Waddle, perché non sento il loro lamento. Ah, però è dall'altra parte. Ok, andiamo. Vediamo, magari c'è tipo un manifesto di Elfilin da ricercato. Con calma, qua rimani sulla parte centrale, Kirby. Ok. Ah, un secondo. Poi. E siamo a 3. I Waddle nascosti sono stati tutti salvati. Bisogna vedere gli altri, a parte perché uno lo so già, purtroppo. Mi manca una delle missioni, però. E non so quale sia, lo scopriremo a fine livello. Più avanti così, quindi. Fine livello che deve essere comunque vicino. Ah. Non di nuovo! Vabbè, tanto non posso tornare indietro, quindi. A meno che non ci sia la missione tipo... Ma tanto posso fare anche con... tutti insieme. Non vale come cosa buona questa? Che balle. Al centro. Ok. Palla! Non è che c'è qualcosa di lato qua, perché... No? Tra l'altro vedo che c'è un bel resort. Cioè dopo... Voi dite Nullandia, ma io vedo comunque qua un hotel. Anche un resort bello grande. Dopo il deserto, tra l'altro. Quindi è anche civilizzata come zona. Là mi sa che andava una O comunque. Là ha senso, mi sa che va una lettera lì, una bella O. Vediamo quindi. Purtroppo gli obiettivi volanti. Sconfiggi Cignerina usando il Morphanel. Ci sta come missione secondaria. La morfolampadina. Non l'abbiamo vista, non la vediamo da un po' comunque. Magari qua Cignerina. Giustamente, travolgerà nel suo tornado e non sarà facile districartene. Dedica la carriera di ballerina e ritiene che ad ogni battaglia si impari una lezione. Ciò l'aiuta a tenere sempre le punte per terra. Ah! Scregno. Non c'è Dedede questa volta che vuole prendere un Waddle di quella gabbia? No? Va bene. Caccia nell'oasi. Ci sta. Quindi facciamo adesso altri livelli del tesoro e poi torniamo dai Waddle per le abilità. Quindi tesoro spada mega. Oh. 1 minuto e 20, Taglio netto, vediamo un po' qua cosa vuole farmi fare. Tra l'altro con la spada mega qua del... Che è un po' caldo quel vestito per stare qua nel deserto. Comunque Kirby ce la fai? Va bene. Ok, 3. Ah. Ok, quindi serie di nemici. Ok. Buono, meno male. Quanto ho detto? Minuto e 20, 3 minuti, quindi ok. Siamo ancora in linea. Ok. Voi siete così che non mi fate niente, perfetto. Poi. Buono, tutti presi, buonissimo. Molto psichedelica comunque come... Ah. Va bene. Beh, è scontro alla pari. Anzi, in realtà no, 1 contro 1. Accidenti. Aio. Qui mi ci vorrà un po' però. Oh no, in realtà no. Buono, buono, dai, che ci siamo, dai. Beh, in largo anticipo mi pare, perché era 1 minuto e 20, non ho fatto 1 minuto e 11. Quasi. Largo anticipo. Mi sa che mi sa che è molto migliorabile allora, perché qui ho...
Le parti centrali le ho fatte molto bene, però poi la parte finale ho un po' peccato a causa di vari colpi che ho preso. Ok, l'altro se non sbaglio è qua, no? Eccoci qua. Il martello giocattolo. Quindi, martellate fino in cima, colpisci i chiodi. Oh! Ok, un attimo. Poi mi sa che tra poco devo in effetti iniziare a... Oh, si scala. Devo iniziare poi mi sa dopo a... accendere la luce, perché sennò... quant'è che ho? 40 secondi. Ok. Non ti fermare, Kirby. Ah. Al primo colpo? E direi, ma anche con tanto... Ella! Ma vieni! Mi ricordo l'altra missione del martello invece che mi ha richiesto tante volte. Tipo, ci avrò passato una mezz'oretta, non mi ricordo, credo, una mezz'oretta. Allora, ok. Waddle Dee, purtroppo ragazzi... Ah, tra l'altro, si può vedere che sono il 34% comunque. Come 34%? Vedo già un Waddle Dee triste perché purtroppo... sarebbe Bandana Waddle Dee. Aspetta qua. Al minigioco rotola. Rotola Kirby. Oh no. E Waddle Dee giustamente... Bandana Waddle Dee, scusate. È triste perché granata e anche spino. Purtroppo perché... Lo sa anche lui che non c'è. Lo vede anche lui che non c'è Elfilin. E invece Kirby... a portare sempre un sorriso. Forse perché non si rende conto della gravità della situazione. Diciamo che sono entrambe le cose e basta. Incredibile! Hai tanti nuovi progetti per me. Bene. Fammi preparare gli attrezzi e poi potremo iniziare con l'evoluzione. Scusa per l'attesa. Ora l'abilità granata può evolvere in granata a ricarica. No, meglio togliere qua la grattata alla gola perché sennò... Scusa per l'attesa. Ora l'abilità spino può evolvere in spino cristallo. Che è la parte finale, mi sa. E anche della bomba. Arrivo alla bomba. Oh yeah. E tra l'altro posso farne soltanto una. Quindi facciamo che evolviamo l'altro spino. Perché ho Katamari la precedenza sempre. Spino cristallo, quindi 4-2. Va bene. Non ho visto in effetti, non voglio fare confronti qua. Qui veramente a simpatia per Katamari sono andato. Lo ammetto. Spino cristallo, molto elegante qua, eh. Toh, guarda, Kirby da Steven Universe. Eccoci qua. It's over, isn't it? No, basta. Che se no la DMCA mi viene subito e mi dà la martellata. Torniamo nel mondo. Torniamo a Nullandia, dove non c'è niente. A parte l'Osi, a parte l'hotel, a parte le rovine. Ma non c'è niente. Tra l'altro, a parte anche il centro commerciale. A parte... Oh mamma, che... A parte anche la zona che diventa molto, molto rossa. Cioè, scusate. Ma è Selid. Diventa... Ah, no. Questo è Selid, però, È Selid di Elden Ring, che abbiamo tutto rosso, il cielo rosso e Selid. Cartoon, Selid cartoon. Andiamo avanti. Anzi, prima di andare avanti, però, mi sa che devo in effetti... Vi chiedo un secondo perché devo... Facciamo così. Datemi 5 minuti. Cioè, molto meno in realtà. Molto meno. Così, abbasso la tapparella. Prendo un'altra bottiglia d'acqua. E poi ritorniamo. E faccio anche il cambio dello schermo dato che devo farlo. Quindi 5 minutini. Torno subito.
Ok, ci risiamo, vediamo se va tutto bene anche qua. Perfetto, siamo a posto, possiamo tornare con Kirby, va. Un attimo, anzi scusate, la sorgente prima perché sennò giocare nello schermo piccolo di OBS, visto che è un singolo schermo, con anche il ritardo di input, già ho provato ai tempi di Smash. Va bene che Kirby per fortuna non è un gioco che richieda così tanta precisione, però se voglio fare ad esempio i Wish Time. Caccia nell'oasi, già vediamo una piscina vuota, anzi con del veleno, tanto è giusto. Ci saranno dei punti in cui bisognerà utilizzare... ma povera Osi in effetti, comunque è tutta distrutta. Qui ci sono anche delle sdraio. Fa un po' l'Italia quest'estate, mi sa, se... No, in realtà per fortuna che sta piovendo. Meno male. Meno male che sta piovendo. Meno male davvero, perché erano mesi e mesi che c'erano piogge molto limitate. Che poi... La cosa brutta è che anche quando piove troppo poi non è che sia salutare per il terreno, perché giustamente troppa acqua il terreno non riesce ad assorbire, quindi si danneggiano le coltivazioni comunque, poi anche per l'impatto dell'acqua forte sulle coltivazioni. Meno male che è arrivata la pioggia, no davvero, perché al nord poi per mesi e mesi e mesi senza piogge ci sono stati i servizi del TG1 e compagnia bella che parlavano di come il Po fosse a livelli minimi da 40, molto più di 40 anni forse anche, ho sentito da 70, ecco qua non sono sicurissimo Però in ogni caso... Oppure anche di un lago artificiale che non c'è più. Perché non c'è più l'acqua. Va bene che è artificiale, però non c'è più l'acqua. Aio! E ci siamo giocati il bonus. No, non c'è il bonus di non subire danni nei vari livelli. Solamente nei boss. E speriamo che più che altro... continui almeno un pochino, vabbè, che la pioggia almeno sia più frequente d'ora in poi. Perché purtroppo sarà un po' complicato, però. Perché è una cosa che non si può prevedere così tanto, poi giustamente con i cambiamenti climatici, perché i cambiamenti climatici non esistono, lo sapete, no? Non esistono, non esiste niente di tutto questo. Come cavolo si fa a dire che non esistono? Con quale... Ma con quale logica? Come fai a negare il cambiamento climatico causato dall'uomo? Come? Un 3 stella? No, vabbè. Più che altro perché forse ho l'abilità sbagliata. Aio. No! Ok, meno male. Qua mi sa che c'era anche un'abilità, una missione del tipo non subire danno. Aio. Ma tutto sto vor! Intanto andiamo per di qua però. Ti ho visto, sai? E aspetta. Bella quest'area però. Fammi andare per di qua. Cosa mi fa in effetti questo... Qual è la tua abilità? No, non la scoprirò qui. Però mangio. Perché c'è bisogno di mangiare. Poi quando fa tanto caldo. Oh. Aspetta. Vabbè, soldi. Perché anche in Kirby tu ruoti intorno ai soldi. 5? Andiamo da livello con 3 ad uno con 5. Varietà. Però ho bisogno di un'altra abilità perché Kirby così lo vedo troppo nudo. È tenero come corre, però è troppo nudo. Nel senso che vorrei un'abilità per pararmi sedere, per le chiappe. Ecco appunto! Ecco appunto! Vabbè, la vita ce l'avevo quindi. Oh signor! Oh signor! Ecco chi è la causa di questo disastro. Sei tu, mascalzone! Aio! Aspetta, prima di prendere là, perché aspetta. Kirby, i pali non sono trasparenti. Non sono... Oh. Perfetto, buono. Vediamo, c'è dell'altro però. Perché fino ad ora abbiamo... wall di nascosti e poi però... Non c'è modo per andargli dietro? No. Aio. Sì, certo Kirby, provaci. Provaci, come no? Cosa devo fare con lui? Aspetta. No. Andiamo avanti, va. Ok, vediamo di commentare anche altre notizie del gaming di questa settimana.
Il sequel di Breath of the Wild è stato rimandato a primavera 2023. Vabbè, in realtà la cosa in sé del rinvio, io francamente non ero tra quelli che pensavano no, ma tanto i Zelda li rinviano sempre, quindi figurati se non rinviano anche Breath of the Wild il sequel, lo fanno sempre. Guarda, francamente la vedevo come un atteggiamento negativo, pessimistico a cazzo, nel senso senza una ragione, senza una motivazione così tanto logica, tipo no, non ne stiamo parlando da tanto, no, per l'appunto, no, ma è tradizione. E un po' mi rompe le balle il fatto che abbia vinto la tradizione, non tanto il fatto dell'invio, quanto che un po' la questione del fatto è che ha vinto, ma tanto lo inviano sempre perché sì, non perché magari c'era un punto in un trailer che mostrava come fosse necessario altro lavoro, o perché non ne parlavano da tanto tempo e quindi c'erano anche altri rumori riguardo. No! Perché sì! Devo essere sincero, questa cosa un po' mi rompe le balle, ma è una cosa mia. Per quanto riguarda l'invio, comunque tra l'altro abbiamo finalmente le lame chakra, finalmente, tra l'altro questi qua se ne vanno anche. Il rinvio, al momento, è ovvio che lo voglia giocare. Breath of the Wild 2, come chi è che non lo vorrebbe giocare? Però non mi tange particolarmente come interesse, che comunque, se tutto va bene, tra titoli già annunciati, possibili altri annunci, eccetera, l'anno comunque di suo è strapieno. Quindi non è che non c'è Zelda e non abbiamo da giocare. Qui abbiamo la marea di giochi. Tra first e terze parte abbiamo l'ira di Dio. Quindi non c'è problema. Non è un grande problema da quel punto di vista. Sperando che per l'appunto ci siano altri annunci però immagino di sì. Allora intanto via. Però ti ho visto. E abbiamo un altro ancora, la terza parte della lama. Quindi da quel punto di vista non è un grosso problema. Dal punto di vista commerciale va bene che bisogna comunque vedere che altro sta, ma tecnicamente c'è Pokémon. Che comunque farà un'ira di Dio di suo. Non credo che spingerà tanto l'hardware. O meglio, cioè, il ragionamento sarebbe questo. Pokémon ha già tanti titoli sulla console. Cioè, tecnicamente questo è il terzo Pokémon importante in uscita nel corso di un anno. È una cosa che non si è mai vista prima. Per certi versi la vacca mungi la vacca e tanto. Però sono anche titoli diversi, perché abbiamo il titolo che ricorda quelli passati, ovvero il remake di Diamante e Perla. Il titolo open world è molto diverso dagli altri titoli di Pokémon, ovvero Arceus, Leggende Arceus. Poi abbiamo il titolo main, quindi con doppia versione, con multiplayer, che però è abbastanza informato da proprio Leggende Arceus, ovvero Pokémon Scarlatto e Violetto. Che peccato solo per il fatto che non è in Italia ma in Spagna, che abbiamo un Pokémon in Europa però non è italiano. Tra l'altro mi ricordo anche che all'annuncio molti hanno visto ma non è che l'Italia no, è la Spagna. Quella è la Sagrada Famiglia, chiaramente. La Pokémon fossili questi qua non c'era da un po'. Vai incapsulata, E qui abbiamo il reverse, l'anti-Snake Eater, che se scende la scala. E la si scende, sì. Tra l'altro bella la visuale da lì. Oh, il tubo gigante, vai. Quindi commerciale neanche, perché comunque Switch i titoli ce li ha tutti i long seller di questo mondo, da quello stesso Breath of the Wild originale. Ne avrà anche altri, Kirby, direi a livello un po' minore però anche lui. No! Dimmi che posso rifare, dimmi che... Meno male. Deo grazias. Tra l'altro mi sa che devo tornare indietro per vedere altre cose, tanto... tra l'altro voglio... vabbè, ma in realtà è qua. Ok, giusto. No. Giusto per capire se ci sono altre parti da esplorare poi. Tanto ti fa tornare indietro. Qua va bene. Quindi, comunque, a livello... Cioè, mi dispiace, sì. Ma a livello di line-up non lo vedo come un qualcosa che possa... Cioè, oddio. Ha un impatto come il line-up. Perché stiamo parlando di un titolo, sequel di un titolo che ha venduto 25 milioni. Per non parlare del gradimento personale. Però non è una cosa così grave. Ecco, diciamo così. Perché c'è altro. C'è Xenoblade 3 pronto là a settembre, se tutto va bene, a farci godere, sognare.
Ah, giusto che qua devo rifare. Scemo io. Quindi facciamo. Quindi in effetti me l'ha tolto, sì. Giusto per capire allora, se vado di qua. Perché devo capire questa cosa? Perché se scendo. Tanto posso risalire, no? Come? Non prendo quella, mi sa che bisogna prendere. Mi sa che. O si va direttamente qui e si prende, oppure si fa l'altra e si va nella stessa zona. Mi sa. Quindi è giusto per essere sicuro, perché mi sono già fatto fregare altre volte da altre biforcazioni in Kirby. Quindi meglio essere sicuri, quindi sa sì, quella lì è la via prediletta, diciamo. Ok. Scusate che stavo anche vedendo qua. Un'altra cosa comunque, ecco, perché mi ero segnato alcune cose di cui parlare per Zelda. Vabbè, la trasparenza, sempre apprezzata. Mi ricordo quando fecero la stessa cosa per lo sviluppo ricominciato per Metroid Prime 4. Che secondo me è uno di quei titoli papabili per le... Ah, ne parliamo poi dopo. Quindi... La trasparenza. Ah, un uomo con i capelli corti! La Onuma dai capelli corti. No, veramente, una delle cose più strambe, una delle cose più particolari di questo video è stato vedere Aonuma con un taglio completamente diverso. Un Aonuma provato, proprio chiaramente, che non ci vive la notte. Oddio, no. Non voglio vedere in maniera troppo leggera comunque la pressione su un team che deve rinviare un titolo da una finestra originaria. Però, almeno, e poi purtroppo... Ahimè, molto spesso, come già molti hanno detto, i rinvii non significano solitamente che non c'è il crunch, ovvero sfruttamento eccessivo nello sviluppo. Spesso addirittura aumenta con i rinvii, perché non è tanto che viene sformato su un arco di tempo maggiore lo sviluppo. No. L'intensificazione dura di più. E questo è il problema. Molto spesso. Spero non nel caso di Nintendo, che in effetti sembra essere comunque, vabbè, in Giappone una di quelle migliori per cui lavorare, ma spero comunque in generale, persone generali. L'acqua è giustamente sì, acqua. Un attimo che stavo vedendo. Ah, io mi ero distratto. Quindi sì, trasparenza comunque, perché sono andati per spiegare no, abbiamo bisogno di più tempo per realizzare la visione. L'altra cosa molto importante è che abbiamo un periodo, cioè non abbiamo più soltanto un anno, abbiamo proprio un periodo di riferimento primavera 2023, che vuol dire tra marzo e giugno. Secondo me faranno di tutto. Allora, il periodo è la finestra specifica perché magari pensano già a marzo, però metti caso che non ci riescano un'altra volta, e quindi finestra per essere sicuri. Ok. Il che mi fa pensare che, come sì, che l'intenzione originaria fosse di far uscire Zelda alla fine dell'anno. Sì. Perché, cazzarola, però non posso finire sempre contro il veleno, perché altrimenti non avrebbero dato un periodo bello specifico. Primavera mi sa... dare da adesso primavera mi sa di titolo che era in programma per novembre-dicembre 2022. E che devono rinviare per magari mettere a punto alcune altre piccole cose. No, non per Elden Ring! Con tutto che spero che... Oddio, Tanger è un po' complicato nella fase di sviluppo, però che... riesca no, rivaleggiando, però comunque sia che sia un altro Zelda comunque dal grandissimo valore come lo era Breath of the Wild. E lo sarà, secondo me. Anche se forse non... No, vabbè, no. Certi commenti lasciamone più tardi, però... Comunque, per l'appunto... No, vabbè, il fatto è che bisogna vedere quanto sarà diverso rispetto a Breath of the Wild 1, visto che per la mappa, ma già comunque sappiamo... Oh, intanto io ti pulisco. Zozzone che non sei altro. 2, dov'è l'altra, C'è un'altra qua se non sbaglio. Dov'è? Dov'è? Non qua, Bisogna vedere comunque. Ma già sappiamo che c'è il cielo. Già il fatto che abbiamo una città nel cielo è una cosa enorme. Vabbè, città, però le rovine nel cielo. A livello di meccanica c'erano già dei patentini a riguardo di come utilizzare la mano per poter attraversare robe. Ed era una cosa, tra l'altro, anche nelle tipo... che anche per quanto riguarda l'angolazione già c'erano cose clamorose. Anche soltanto per quello. Ah, giusto, devo andare... giustamente. La parte di giù. Quindi... ma c'è una parte giù anche là. Ah, sì. Ah, giusto. Acqua, pulire e poi scendere.
Vabbè, magari non che riuscire ad ispirarsi in questo lasso di tempo ad Elden Ring, però comunque sia, dubito che sarà un titolo non di altissimo valore, minimo. Anche visto quanto tempo è impiegato. Oh, zona particolare, buono. Però comunque, si ripeto, è chiaro che l'intenzione originaria, almeno quella recente, fosse di un'uscita a fine 2022, ma che hanno dovuto rimandare per vari motivi. Immagino per l'appunto per robe tipo... no, poi mi ritorna però, no? Centinaio, l'ultimo che non ho fatto. Aio. Ok. E a tale proposito di cose nuove che sono presenti in Breath of the Wild 2, che sappiamo già, il trailer hanno fatto vedere 5 secondi in più. 5 secondi nuovi del gioco. Dove vediamo Link con la mano strana. Ma torna oppure no? Giusto per capire, o devo rifare? Mi sa che devo rifare. E salirò per rifare questo punto da capo. Abbiamo non soltanto Link con tutta la mano stramba, ho visto, c'erano anche, alcuni hanno anche visto dei simboli che Monado, levati. Ma la Master Sword è fusa, cioè nel senso che si è rotta. E qui già le domande, quindi comunque Nintendo è riuscita a dare motivi di seghe mentali nonostante un invio. Grande Onuma, grande. Olè. Comunque grande Nintendo, grande Monolith. Ok. Quei 5 secondi domineranno le conversazioni per dei mesi. Mesi. Fino alle... Giusto? Non c'è le 3 quest'anno. Non c'è, perché proprio ieri è arrivata la conferma. A ridosso del pesce d'aprile è arrivata la conferma che non soltanto, come già si sapeva, non ci sarà le 3 fisico, ma non ci sarà neanche quello virtuale. E adesso... come si fa? Vabbè, già Geoff Keighley, di fama dei Game Awards, del Summer Game Fest e della Gamescom Opening Night Live, ha già detto che comunque, vabbè, ovviamente già si sapeva che l'Opening Night Live sarebbe tornata, ma per l'appunto già ha fatto il sorrisetto dopo aver visto la notizia delle 3 che non ci sarà quest'anno, e poi ha detto no, ma le 3 comunque è stata una manifestazione importante, il che è vero. Il che è vero. Tra l'altro, devo essere sincero, condivido il pensiero di molti che hanno espresso perplessità non tanto per il Summer Game Fest in sé, quanto per il fatto della mancanza di un evento non tanto per noi consumatori, ma per gli addetti ai lavori. Perché l'E3 in passato era anche un evento proprio specificatamente... No, ho sbagliato qua. Specificatamente per l'incontro di sviluppatori con publisher, e quindi si creavano anche relazioni. Ad esempio, chissà quanti progetti sono nati per incontri alle 3. Ovvero magari, ehi tu hai questo progetto, fammelo vedere meglio. Ehi tu, ehi gente, io ho questo progetto, c'è un publisher che vorrebbe vederlo, che vorrebbe magari finanziarlo di più. E queste cose così randomiche sono un po' più complicate da fare quando bisogna utilizzare piattaforme online. Con l'incontro al vivo sono più fattibili. Quindi condivido enormemente il fatto che bisogna capire, vabbè, c'è la GDC, c'è la Gamescom anche, però le 3, però manca comunque anche il Tokyo Game Show, però manca comunque un evento, è un evento in meno da questo punto di vista. E ripeto, sessioni online di questo tipo sono un po' diverse, possono essere anche più complicate da approcciare, tipo è difficile che tu riesca per caso a trovare una persona online, cioè tipo sviluppatore, publisher, invece all'evento tu anche magari con... Intanto vogliamo, va? Anche nel modo più stupido del mondo, ole, gacha, ci sbatti contro, magari anche fingendo di essere imbranato, ma in realtà la tua intenzione è un'altra. Sbatti contro. Oh. E inizia a discutere il tuo progetto, di come potrebbe essere interessante. Il classico pitch, l'elevator pitch, non so quanto, sì, anche l'elevator pitch del tuo progetto. E questo manca senza le 3. O meglio, ripeto, c'è un evento in meno per poterlo fare. Però Geoff comunque c'è il mio evento, il Summer Game Fest a giugno. E tra l'altro ha già detto, vediamo un pochino qua quanto ho fatto. Già detto comunque che a parte il Summer Game Fest in sé, l'evento streaming, ci saranno anche altri eventi legati, quindi i Day of the Devs che c'erano già, nonché eventi altri da parte di publisher e di piattaforme.
Il che mi fa domandare, ma Nintendo quindi cazzo fa? Perché? Nel 2020 non c'è stato le 3 e Nintendo non ha avuto eventi se non a partire dal Partner Showcase Mini di luglio 2020, poi quasi mensilmente fino... Oh, schiaccia un pisolino. No! Ecco! L'unico uso che devono dare al costume del pisolino. Questo. Perché non l'ho fatto in effetti, giustamente? Ci ho pensato perché è inutile. Imbecille io. Scemo io. Bombo spino barra. L'anello luminoso. Quindi, cosa potrebbe fare? Perché, ripeto, nel 2020 Nintendo non ha avuto eventi, se non a partire da luglio, ma non è stato tanto per il fatto della mancanza delle 3, diciamocelo. È stato per il fatto che Nintendo in sé, a causa della pandemia e di certi stati dei lavori, non fosse in grado di dare con largo anticipo, o comunque sia non se la sentisse di dare delle date in contumacia della pandemia, del fatto che non si sentissero fiduciosi, vuoi per difficoltà iniziali, difficoltà iniziali con lo smart working, vuoi per la loro ritrossione proprio recondita, a parte Z, ritrossione recondita, dare delle date, se non quando ne sono sicuri al 100%, 1000 per 1000. Il 2020 è stato proprio la madre di questa tendenza Nintendo. A parte Z. Quest'anno invece non c'è la pandemia. Cioè la pandemia c'è sempre. No, a parte tutto, la pandemia c'è sempre. Però già l'anno scorso, nonostante la pandemia, sono riusciti ad avere più eventi, ad avere una programmazione più a lungo termine, medio-lungo termine delle uscite. Quindi hanno potuto mostrare con Direct di febbraio, giugno e settembre. Già abbiamo visto il Direct, che secondo me è uno dei migliori della storia di Direct, di febbraio. Già, tra l'altro, per l'appunto, a parte Xenoblade, non abbiamo altre date d'uscita per la seconda metà dell'anno. A parte Pokémon, ma Pokémon comunque non sarà il Direct, perché ormai è tradizione, ormai si capisce che ci sono canali diversi. Questo qua come cavolo devo fare? Ah, ok. Sono canali comunicativi diversi tra Pokémon Company e Nintendo. Quindi c'è tanto da dire. Poi ovviamente manca di Splatoon 3, ma quella la possono comunicare quando vogliono in maniera separata. Però per le altre uscite della seconda dell'anno c'è bisogno di altro. E quell'altro non può che essere che è un bel directone di quelli classici di giugno. Vabbè, quello estivo, comunque chiamiamolo quello estivo. Quindi la domanda è per l'appunto, quando lo fanno? A giugno o altrove? E più che altro se lo fanno a giugno, legato al Summer Game Fest oppure no? E poi diciamoci le cose come stanno. Anche se non è legato al Summer Game Fest, mi sa che potrebbe anche fregarsene Geffino nostro, perché mi ricordo ad esempio già nel 2020, quando il Summer Game Fest fu una roba abbastanza inquietante, nel senso che durò per mesi. Quant'è che devo fare? Un minuto, l'ho perso un minuto comunque. Continuo a fare perché almeno per capire dove è l'altro. Quando durò da maggio a agosto, e fu una roba di una pesantezza mortale, di una lentezza, che c'erano eventi sparsi per mesi, invece di averli concentrati tutti in un singolo mese, ad esempio. Cioè, comprensibile, sia chiaro, perché era la pandemia, ci sono stati cambi di... tra l'altro, dove cavolo sta l'ultimo? Cambi di... Qua, scemo io. Cambi importantissimi a livello di... Credo, l'ho già fatto, mi sa, no? No. Dicevo, cambi devastanti a livello di programmazione, con annunci che sono stati rimandati, materiale che non era pronto per certi eventi, quindi si sono dovuti arrabattare. Non contesto questo, però comunque si rimane il fatto che è stato un evento, un 4 mesi di una lungaggine mortale. E allo stesso tempo comunque con Nintendo che non sapeva quando avrebbe mostrato i suoi titoli, anzi li mostrava a caso, tipo Paper Mario per l'appunto, annunciato a maggio, con uscita a luglio. Cosa ha fatto Geoff Keighley? Ha rimarcato comunque, non ha direttamente detto questo, però ha promosso l'annuncio di Paper Mario come se fosse una cosa legata a Summer Game Fest, quando in realtà non lo era. Ha fatto lo stesso anche con il PlayStation Showcase di settembre 2020, di giugno 2020, che non era legato comunque in alcun modo al Summer Game Fest.
Quindi potrebbe anche darsi che, anche se Nintendo di suo non legherà l'evento Summer Game Fest, Geoff lo farà legare in ogni caso. Maledetto Jeff. Un'altra opzione è che Nintendo cambi il mese. Potrebbe essere maggio. Luglio non lo so, perché comunque c'è sempre l'evento del TGS. Il TGS c'è. L'evento per TGS ormai è tradizione, che ci sono le 3 che devono annunciare roba. Quindi quello c'è. E però fare un evento... Aio. Poi maggio. E poi... No, non maggio. Luglio e poi settembre non lo so. Non ne sono sicuro. Ah, di qua, è vero, di qua. Aio. Quindi bisogna vedere con cui Nintendo cosa fa. E il fatto però che in effetti Geoff già dica che piattaforme faranno eventi, Microsoft di sicuro si legherà al Summer Game Fest. Vediamo se anche Nintendo, nonostante negli ultimi anni ai Game Awards non è che abbiano dato così tanta roba. Cioè, o meglio, non è che siano così dipendenti da Geoff negli ultimi anni. Perché in passato con Reggie, che era amico di Geoff Keighley, c'erano comunque più cose presentabili ai Game Awards. Un po' meno poi col passare del tempo, da quando Reggie se n'è andato e ha lasciato il posto a Doug Bowser. Quindi bisogna vedere se magari per necessità ci sarà il legame Nintendo-Geoff Keighley per legare i direct, per quanto ce ne sia bisogno, al Summer Game Fest, oppure si lascerà perdere. O se per appunto Nintendo dirà no, niente giugno, facciamo altro mese e basta, fine. Vediamo, non ce la faccio comunque un minuto. Non ce la faccio. Almeno, devo trovare però in effetti la route ottimale. Cioè, di pochissimo tra l'altro, veramente poco. Quindi c'è anche questo fattore adesso. Quest'altra incertezza, vabbè, più che altro di tempistiche. A meno di altri sviluppi assurdi del mondo. Che già vedo che comunque di sviluppi assurdi se ne intende. E anche troppo, quindi mo basta. Per un pochino almeno, grazie. Un attimo di pausa, per favore. Anzi, prima di tutto fai finire la guerra. Cioè, fai in modo che i russi non se la sentono più di fare la guerra, perché quello è il fatto che non abbiano più risorse. Anzi, diciamo le cose come stanno, quanto prima. Così Putin se ne va a cagare. Poi però basta. Poi magari niente altre varianti del Covid, soprattutto che non siano... no, anzi, sapete che c'è? Sto zitto, perché se no me ne chiamo. Meglio stare zitti, va. Sbagliato, dovevo andare a destra, perché sono andato a sinistra. No. Vabbè, non credo che mi cambi tantissimo, però. Ok. Vabbè. Non mi cambia neanche molto questo, anzi era comunque previsto che rallentassi là. Non in quel modo, però era comunque previsto per vedendo come c'era lo spino lì, in quel modo. Via. Ok. Madonna. Ha impiegato un po' Kirby per andare, Scusatemi. E qua. Buono. Ce la facciamo con tanti secondi di avanzo, ma tanti proprio. Vai, 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 vai. Ma ci andiamo anche così. Esatto, per l'appunto. Oh, buonissimo. Perfetto. E ora torniamo però anche alla città dei Waddle Dee in modo tale da poter evolvere le abilità. Che se non sbaglio sono un'altra volta 2. O forse soltanto 1, non ricordo. Oddio. Mi sa che non sarò in grado. Anzi, andiamo avanti perché ho soltanto 2 stelle. Se l'abilità deve essere evoluta dal secondo e terzo stadio non ce la faccio comunque. Quindi avanzare, andare avanti. E fare quindi... Ecco, in effetti... giusto, c'era l'altro. Quindi qua... Oh, con il fuoco di drago. Allora, forse riusciamo comunque a farlo, allora. Facciamo questo e poi torniamo alla città di Waddle Dee. Perché con 2, se l'evoluzione, ripeto, è del terzo stadio, allora no. Yep.
Quant'è comunque il tempo? Madonna. Povero Kirby che deve essere sbattuto contro una piattaforma alla parte di sotto. 1 minuto. Vai. Mamma mia. No. Oh. Accidenti. Oh, qua veramente se sbagli una cosa non ce la fai più per il tempo, Perché in effetti qua devi essere perfetto per evitare, perché sennò devi fare tutto da capo. Boom. Ok. Oddio, in realtà il tempo è comunque oh, nonna santa. Il tempo è poco anche di suo. A parte per... Anzi, no, scusate un secondo. Sì, a differenza sono soltanto 30 secondi. Quindi non c'è neanche tanto tempo per sbagliare di suo, a prescindere dall'obiettivo del minuto. Wow. Soprattutto quando vai molto avanti nel livello. Nel livello. Meno male, stavolta è andata bene. Buono. Ok. Ok. Molto Lemmings questo livello qua. Aio. Kirby. Ma scusate un secondo. Cioè, come si fa allora? Perché... devo... Dov'è la scorciatoia? Cioè, scusatemi. Ma il minuto come si fa allora qui? Cioè, ci deve essere un modo, perché non è che abbia rallentato... No, aspetta. Sì. Aspetta. Come si fa allora qua? Perché devo trovare un modo per velocizzare. Ma c'è la fiaccola, c'è la fiamma comunque. Forse se posso farla anche dopo? Un secondo, giusto per capire. Vediamo. No? E allora come esattamente? Cioè, io posso andare anche veloce, però ho la fiamma. La miccia. La miccia è una sua velocità. Quindi come velocizzare la miccia? Qual è il modo? Tipo magari no? Forse là? Ma come? Come si fa? Accidenti. Mistero. Un attimo che devo controllare una cosa, perché voglio essere sicuro che l'audio vada. Ok, sta andando come al solito. Questa mia paura è irragionevole dell'audio, anzi non tanto irragionevole, però un po' esagerata a questi livelli. Ok. Ecco, dimenticavo comunque, perché le 3 non c'è quest'anno? Perché c'è questa così poca fiducia? Beh, guardate, il fatto di aver effettivamente diffuso in maniera spudorata dati sensibili di giornalisti, di gente dell'industria in passato potrebbe essere un motivo per non rivolgersi all'ESA, che sarebbe l'ente che organizza le 3. Per non parlare poi dei costi molto alti per partecipare, o anche del fatto che non si sono lamentati proprio dell'organizzazione l'anno scorso, quando era soltanto digitale. Ci sono purtroppo anche questi motivi. Cioè non è che le 3 non c'è perché l'ESA non vuole.
è che purtroppo, a causa di vari motivi, tra cui per l'appunto la mancanza di fiducia causata dall'incidente del 2019 con dati che sono stati rilasciati, c'è stato anche il leak di tanti titoli su quale ci hanno mangiato certi insider, vabbè, farlocchi, tanto farlocchi, e tanto hacking anche. E poi i costi elevati di partecipazione a parte per i Big Two, perché Sony già da tempo ha lasciato le 3, quindi Nintendo e Microsoft. Ok, cavolo. Però devo capire come si faccia per... a meno che non me lo porti lui? No. Veramente non capisco però. C'è qualcosa che mi sfugge. Comunque sì. Questi sono i motivi che hanno portato al fatto che l'E3 non ci sarà quest'anno. Hanno già detto che si stanno organizzando per l'anno prossimo sia fisico che digitale. Però non so se riusciranno, perché diventa complicato a quel punto, perché se la gente, se i publisher... Pronto? Sì, vabbè, è il timer. Che fa molto forno però. Se i sviluppatori si trovano bene con Geoff Keighley al punto da rimanere con lui, poi tornare in pista diventa molto complicato. A meno che l'E3 non si rifocalizzi per l'appunto come evento per l'industria, quello di cui si parlava prima, ovvero per gli incontri tra sviluppatori e publisher. E lì potrebbe avere un asso nella manica. Sempre se si sente il bisogno ancora. Però sarebbe un peccato. Da quel punto di vista sì. Purtroppo hanno fatto molte carognate veramente clamorose quelli dell'ESA, però da quel punto di vista sì che sarebbe una mancanza. Sono d'accordo con quelli che fanno notare questa cosa. Ok. Io. Ma comunque la miccia arriva sempre tardi. Via. Madonna, quel botto comunque Kirby mi spiace veramente tanto. Poveraccia, subire anche questo. Io. Ok. Ok, ancora. Come si fa però a velocizzare ancora di più? Io. Magari non facendo così. Come si fa? Come si fa allora ad arrivare al minuto... Cioè, aspetta un attimo. Come si fa? Non ho capito. Perché di finire lo finisco, però non ho capito come arrivare... Intanto vediamo un attimo. Non ho capito. Perché svacco i 12 secondi. E infatti, devo rifare, ma non ho capito come. Cioè, ci sarà un metodo allora per poterlo fare. È strana, questa cosa è strana. Perché non vedo il metodo... Non lo trovo, ma ci deve essere per forza, vabbè. Fammi vedere meglio, fammi... Allora, riprovo... faccio qualche altro tentativo e poi torniamo alla città dei Waddle Dee per almeno evolvere un'abilità e poi andiamo avanti. Acqua però prima. Un attimo. Ok. In effetti io che bere l'acqua proprio quando si sta andando a un livello che poi parte subito il timer non è la migliore delle idee, eh? Ok. Non c'è un tasto magari per velocizzare qua? No.
Bene. No. Vabbè. Come si velocizza qua? Ma in realtà comunque là non basta in ogni caso per ridurre di 10 secondi il tempo. E oppite. Bello come la UF la cada proprio come un imbecille. Come il toro anche prima. Quindi vediamo. Ah no, ma va bene tutto, ma se inizio a sbagliare anche così, no. Come si velocizza comunque la fiamma? Vediamo. Come in effetti? Che poi in effetti il timer si interrompe, quindi è anche inutile pensare a come ridurre là. Non serve a niente. No, non è che... No, il ghiaccio non si scioglie, quindi non è che si velocizza neanche là. Ok. Vediamo, si interrompe, no? Ok. No! Vabbè, tanto non ci riesco comunque. Non comprendo. Non sto capendo come si faccia. Forse devo fare l'ultimo. Perché se faccio l'ultimo, quindi dopo aver tolto tutto quanto, forse. Vediamo, magari potrebbe anche darsi. Quindi iniziamo quindi da qua. Perché se il punto di fine è vicino al punto di inizio, ci sarà un motivo. Però come faccio però? Quindi poi... Questa è una prova, Tanto vediamo se va bene così. Ok. Poi miglioriamo. Tanto vediamo se si può fare anche così. E vabbè però. Vediamo. Però anche io, che sbaglio le cavolate proprio. Ah, giusto, la prova già qui, no? No, ho perso anche più tempo. Prima ho fatto a 1,24. Non cambia, non cambia. L'arco di tempo che passa per la miccia, per spegnersi, non cambia. È molto meglio fare così. E allora come? Non c'è una piattaforma qua che si connette di là per scorciatoia? No, stavo pensando magari sfruttare i nemici di fuoco in qualche modo, ma non lo so, non lo so. Perché la miccia comunque parte da lì. Non so se sia possibile trasferire la fiamma. È quello che vorrei capire. Non ci si riesce. Non ci si riesce.
Mi manca il metodo. Cioè, perché io sono anche veloce di mio, però se la miccia non arriva in tempo è un altro discorso. Usciamo, va. Questo me lo faccio per conto mio. Era da un po' che non incontravo una via del tesoro che mi desse questi problemi. Strano. Almeno per le monete supplementari. Torniamo alla città di Waddle e vediamo un po' che succede. Torniamoci, va. Tra l'altro, a breve arriviamo a 200 Waddle salvati. Hai! E infatti, abilità da fare. Da evolvere lama. E soltanto lama, soltanto lama. E immagino che sia, se è lama, sì. Abilità da evolvere al terzo stadio, quindi 3 dovrebbero essere quelli che servono proprio. Oh, è il progetto per l'abilità lama circolare? Dammelo, ti prego, voglio usarlo. Sì, meglio questa voce, va? Bene, fammi preparare gli attrezzi e poi potremo iniziare con l'evoluzione. Adesso lo metti in tasca. Anzi, nel sedere quasi. Scusa per l'attesa. Ora l'abilità lama può evolvere in lama circolare. E evolviamo. No. Scusate. Dov'è di là? Di là. A sinistra. Eccola qui. 3. Ho fatto bene. Quindi, in realtà, rispetto alla Machakram, quello circolare perde un pochino. Perde metà rapidità, però molta, molta più potenza. E beh. È un trade-off che mi va bene. Oh, hi! Ebbene. Lama circolare. E con questo andiamo a fare l'altro livello. Ok. Tra l'altro, quante abilità rimangono da evolvere? Perché abbiamo l'abilità del ghiaccio che bisogna capire se avrà un'altra evoluzione. Però, in effetti, non ne rimangono molte se non sbaglio. Non abbiamo qualcosa tipo... No, abbiamo l'indicazione qua dei livelli se usciamo da qui. Poi quella del gacha. Però non credo che abbiamo un riepilogo delle abilità. A meno che non si vada proprio nella zona per poterle far evolvere. Ok. Centro commerciale a livello retro. Se va. È un po' vuota quella stella warp comunque senza Elfilim. Troverò il modo per fare quel livello, quella via del tesoro, comunque lo troverò. È proprio il retro. Aspetta, fammi vedere un attimo. Sì, giustamente. Non è che se vado di qua c'è qualcos'altro per caso? No, niente. Aspetta. Almeno questo. Ok. Benvenuto al centro commerciale, signore e signori. Dove tutto ormai è sommerso dalla sabbia. Che volete vedere? Magari non sabbia. Ok. Aio. Ok, non mi freghi stavolta. Non mi freghi. Aio. No, la lama, no. Accidenti. Però ho recuperato un po' di vita. Vabbè, sai che bella cosa. La mia lama, no, magari. Oh. Lavoro di camera. Ecco, appunto. Cose imparate. Ah, gli alieni, da quant'è che non stavano? In effetti dal livello della zona di Maravilla. Vediamo. Ok, tante monete. Si può salire per caso di qua? C'è qualcos'altro? Vediamo. No? Ecco appunto.
Abilità, voglio un'abilità. Esatto. Così si impara. Vediamo, qua ci sarà qualcos'altro. Dubito che non ci siano altre cose da queste parti. Mi sembrerebbe un pochino strano vedendo come è organizzato il gioco. Vediamo. La musica poi che comunque diventa soffusa, che diventa lontana, soffusa, mi piace qua. Giusto perché siamo sul retro. No, non mi fa andare qua. Siamo sicuri? Vabbè, c'è la freccia, è vero, però. Un secondo, scusate. E sono tornato. Controlliamo se l'audio va bene. Un attimo, che c'è il ritardo qua della live. A posto. Si va avanti. Ok, quindi... Aspetta, che c'è di qua? Triangolo! Perché triangolo? Ah, giusto, il cono. Però questa volta non conficcato nel terreno. Credo. Eccolo qua, eccolo qua. Ok, 3 tipi di gelato. Aspetta, un colpo singolo. Esatto. Questo colpo così è bellissimo. Vediamo se vado di qua. No, aspetta, qui torno indietro, no? Sì, esatto. E ancora sul retro. Ok. Waddle Dee. Ah, serve adesso una palla. Bella questa idea comunque per riutilizzare in modo fantasioso le varie boccomorfosi o comunque sia varie abilità. Tipo, ah, in effetti mi sa che va bene proprio quella spino qua. Credo. No? Che serve qua allora? Perché mi sa che là. Ma, aspetta, forse c'è qualcos'altro. Un'altra abilità qua. Poi torno indietro. Vediamo. Ah, eccolo, eccoti qua, ecco dove. Eh sì, giustamente il livello ti indica, no, torni indietro che con questo puoi fare delle cose. Sto arrivando, Waddle Dee, tranquillo, sto arrivando. Ma spiace. In un colpo solo, tra l'altro, poveracci. Diciamo che è un po' il livello degli incastri questo. Ed è il primo dei 5 qua. Sto verso di Kirby qua. Ok, vediamo. C'è qualcos'altro qui? No, non sembra. Tipo manifesti. Ok. Vediamo poi. Ah, là, il distributore. L'ho già capito. Aio. Aio. No. Spada. Spada, un attimo. I distributori sono là, Quindi, come si fa a scendere? No, più che altro come si fa a salire, poi. Ah. Scemo io che chiedo.
Prima infatti qua. Ricicliamo quello che possiamo. Anche qua, ok. Beh, bello diretto! Ok, vediamo qua. Altro Waddle DC. Ed è il secondo. Vediamo se ci sono alcune cose qua magari da... Vediamo. Qua vedo sarà... Vabbè, zone impiegati. Con computer ormai andati. Con anche una lavagnetta. C'è qualcos'altro qua? No. No. Niente. Oh. Va bene. Ok. Tu intanto te ne vai. Via. Non vorrei stare mancando delle cose ovvie però. Vabbè, Waddle di... Ah, aspetta, giusto. Qua c'era... Ho visto un manifesto qua, non è che... No? No, ok. Rovinati e non sono utili. Madonna. Il ralenti così è bellissimo. Mentre colpisco, va bene che è l'effetto del cambio di camera, però è bellissimo. Ah, è quella zona importante, ma anche questa. Perché abbiamo anche un altro di queste cose qua. Ah, no, non è gelato, giusto. Dove sono gli altri gelati, però? Ah, che... Ehi, no, non mi dire che serve, non mi dire che serve, ti prego. No, vabbè, questo serve perché se ti dà il nemico... Hanno delle lame. Vabbè, tanto ci sarà anche all'interno qua. Ah, no. Bonkers. Tra l'altro con anche cosi a lato. Madonna, che danno. Cose si impara, madonna. Niente, non ho subito danni. Ho fatto in 30 secondi. Quindi, vediamo se c'è un bonus. Per una volta che faccio senza subire danni alla prima botta, no, niente bonus, va bene. Prendiamo anche lui, ma poi non soltanto lui. Ok. Progetto! Per il martello preistorico. Sì, giustamente. Quindi, evoluzione finale anche di questo. Però qua bisognerà aspettare, perché... c'è bisogno di 3 stelle rare. Io ne ho 0, quindi avrei bisogno di fare altri 3 livelli della via del tesoro. Quindi... E visto che dopo ogni livello se ne sbloccano 2, solitamente è un po' un problema. Aspetta, ce n'è un altro qua? Aspetta. Allora, è qua. Allora, no. Da questa parte. Ok. Vediamo. Ah, io. Per capire, è qui oppure di là? Ok. Madonna. Qua mi sa che serve comunque di nuovo del fiato, perché abbiamo dei cumuli di terra da spostare, perciò... Ho già capito. Perché è sempre l'orario della vocomorfosi. Però devo capire... Aspetta un attimo. Come sta? Ah, giusto. Ah, giustamente. Il gelato è qua, arrivato finalmente. No. No, ci senti. Olè. Secondo gelato? No, spiace, non ti faccio un'altra volta. Ecco qua, appunto. Mamma mia, come si allunga comunque Kirby quando prende delle cose per la bocomorfosi. Anzi, scusate, per la... Mouthful mode. Vediamo, l'altro è di qua. Quindi... Ah, vabbè, giusto lo scrigno, è vero. Giustamente. E siamo a 4. Gacha ancora. Quindi.
monete. Perfetto. Ah, è qui. Allora, là mi sa che bisogna andare con l'anello, però. E sento un altro modo di lamentarsi. Quindi, con permesso. Olè. Ah, vabbè, giustamente. Perché c'è l'altro? Il Big Boy. Il Giga Boy. L'Inflation Boy. Ok, qua e adesso conficcati come i vasi di Elden Ring. Bravo, bravo, bravo che... Olè. Abbiamo anche il gelato qua se non sbaglio. No, abbiamo dolci ma non il gelato. Ma scusami. A meno che non consideri questo gelato. No, quello non lo considero gelato, no? No. Ah, non c'è nient'altro qua, vediamo. No. No. E dov'è l'altro gelato allora? Ah! Ah no, di nuovo il cono, quindi... Olè! Ah, era là dentro! Meno male, meno male, meno male. È giusto, in effetti qua è gelateria. Ha senso. Nel non senso ha senso. Ok, quindi questo. Vediamo un secondo meglio di là. Che altro c'è? C'è qualcos'altro? Mi sembra di no. Quindi andiamo avanti. Tra l'altro Waddle Dee nascosti tutti trovati. E abbiamo anche assaggiato i 3 tipi di gelato, perciò siamo a posto. Ok, gli altri stanno qua dietro. Proprio belli, conficcati, precisi. In tutti i buchi. Ah, perfetto anche questo. Entri tutti i buchi usando la Borcomorphos. Aspetta, no, qua non c'è tipo... Non c'è un anello da usare qua? Forse c'è un anello da usare, mi sa di no però. Vediamo. Vediamo, vediamo. Anello, anello. Giusto per essere sicuro. Perché non si sa mai. Ma dove? Qua dove? Dove? Come? Vediamo. Mi sa che non c'è. Aspetta, qua non ne ricordo. Qua c'entrava l'anello... No. Vabbè, vado a vedere un attimo, però mi sa di no. No, martello, non c'entrava. Mi sa di no. A questo punto dubito che serva l'anello là. Cioè, però che cazzarola. Speravo di avere una missione fatta quando sono riuscito a battere il boss lì, il mini boss là. No, scusate. Senza... No, non era qui, mi sa. Scusate. Sto confondendo i livelli. Credo. Ok, vediamo. Ah, ma scusa un attimo, giusto. Questa roba qui. Questo mi sembra un anello. No, vabbè, metà no, non c'entra. Vabbè, tanto adesso scopriamo comunque qual era l'altra missione. Yep. Quindi l'altra era... Sconfiggi Bonkers selvaggio con l'abilità lama. E che palle, era legato a Bonkers. Però pensavo roba tipo... Ah, sì, era qui quindi. Lama selvaggia. Scusami, io con... Vabbè. Ok. Vabbè, quindi comunque sconfiggerlo non necessariamente senza subire colpi, però con lama selvaggia, va bene. Almeno adesso lo sappiamo. Ah, prima del boss c'è un altro livello qua.
Eh sì, giustamente è quello prima del boss. Che sia Dedede o qualcun altro. Però io vedo in lontananza comunque una certa cosa. Per essere sicuro, eh. Beh sì, c'è l'altro mondo anche di qua poi. Probabile che sia l'ultimo però questo. Direi che per oggi si può terminare anche qua. Perché comunque sì, allora... Anzi no, scusate. Questo qua. Mi rifaccio di quello che è successo prima, va? Mi rifaccio del fatto che non sono riuscito a completare quel livello, quella caccia al tesoro, via del tesoro, nel tempo stabilito. Vediamo se riusciamo a farlo qua, va? Mira e ruota. Quanto tempo? 1 minuto. Uno. Dimmi che non mi dai i limiti di tempo però, perché sennò è un po' un problema. Ok. Ce l'ho fatta. Ah! Oh cazzarola! Oh cazzarola! Ok. Accidenti, che balle. Ok. Difficile così, eh? Ah! No, c'è un altro. Vabbè, non ci riesco comunque. Si rifà? È fattibile, è fattibile. Rispetto all'altro, almeno so già dove devo iniziare. Tipo da qui. Ok. E ancora meglio. 2. Poi. Aio. Riusciamo ad andare. No. Adesso però. Sì. Tu cadi pure. Me ne frego di voi. Così imparate. Beh, fatto rapidamente questo qua. Tra l'altro con la scorciatoia inventata sul momento, perché ho fatto la parte lì. Quindi non ho avuto le piattaforme che mi apparivano, quindi sono andato direttamente volando, fluttuando. Meglio così però. Ok. Direi che per oggi adesso lo rimarco. Per oggi va bene così. Domani andiamo avanti con gli ultimi 2 livelli, cioè il livello finale e il boss di questo mondo, e poi mi sa che avremo il mondo finale di, prima del boss finale qua di Kirby and Forgotten Land. Quindi per oggi per l'appunto basta così. Poi per l'appunto vabbè, la prossima dovrebbe essere domani pomeriggio, come ormai è consuetudine. Vi ringrazio per la presenza. Tra l'altro le live di Elden Ring e queste qui saranno disponibili purtroppo quanto prima. Scusatemi se non sono ancora riuscito a farlo, però non ho avuto tempo. Ho avuto altri impegni da compiere. Quindi vi ringrazio per la disponibilità, per aver visto, e spero che vi siate divertiti. Scusate per i capelli qua. Dovrò andare dal barbiere a quanto prima. Ci vediamo alla prossima allora, cioè domani al 99,9%. E come di consueto, abbiate un buon venerdì. E come di consueto, per l'appunto, ciao!